Apriamo la 26esima seduta del Consiglio Comunale di giovedì 27 luglio, 29 luglio, esatto, grazie. Anche questa sera la seduta è aperta al pubblico. È comunque garantito il rispetto del principio della pubblicità della seduta del Consiglio Comunale attraverso la trasmissione video e streaming internet della Tenda TV. Passo la parola al segretario per l'appello. Buonasera. Bagliana Mirella. Casagrande Andrea. Darè Gianantonio. De Antoni Giulio. De Bastiani Alessandro Giuseppe. De Nardi Barbara. Dus Marco. Gomiero Maurizio. Sta arrivando. Miatto Antonio. Pagotto Alberto. Parrella Roberto. Rasera Gianni. Sta arrivando. Rosset Mario. Salezze Silvia. Sant'Antonio Paolo. Presente. Tonon Roberto. Assente giustificato. Varaschin Gianni. Anche Denardi, assente giustificata. Sì. E De Bastiani arriva alle 8, quindi è giustificato. Bene, allora nomino gli scrutatori scegliendoli dalla lista che hanno fornito i capigruppo. Allora per la maggioranza Pagotto, va bene, Casagrande che sta entrando e Bagliana. Grazie per la disponibilità. Passo la parola al Sindaco per le comunicazioni. Prego, Sindaco. Buonasera, la solita comunicazione di rito relativa al Covid. Allora, i numeri che ci dicono che stanno aumentando, effettivamente stanno aumentando anche qui a Vittorio Veneto. È una situazione completamente diversa delle due ondate precedenti. Faccio memoria che nella prima ondata, quella più drammatica, i nonni che ci lasciavano da soli nelle case di ricovero, avevamo raggiunto i 309 positivi contemporanei. Con la seconda ondata, molto meno grave per fortuna, avevamo raggiunto i 109 contemporanei, adesso siamo a 10. Diciamo questo però, che di questi 10, uno è un sessantenne, uno un quarantenne, uno è un bambino di circa 11 mesi e il resto sono ragazzi dai 16 ai 24 anni. Quindi tutti mi risulta, cioè nessuno di questi era mai stato né vaccinato né aveva superato la malattia. Quindi la pandemia c'è ancora, c'è questo picco ridotto rispetto al passato, ma è un picco e è una pandemia praticamente dei non vaccinati. Quindi io chiudo dicendo che io sono vaccinato, mia moglie è vaccinata, mio figlio è vaccinato, mia figlia e mia nuora, ambedue incinte, sono vaccinate. Quindi il mio esempio l'ho dato e invito tutti a vaccinarsi, perché serve vaccinarsi, per sé e per gli altri. Grazie Sindaco. Allora, apriamo i lavori e partiamo con la prima interrogazione del consigliere Mirella Bagliana. Prego, consigliere, illustri l'interrogazione. Grazie. Allora, l'interrogazione nasce da uno studio pubblicato da un'associazione, la Now Assomed,
che raggruppa 20.000 iscritti tra medici e dirigenti sanitari italiani e che nel maggio 2021 appunto ha redatto questo studio e da questa indagine risulta che nel 2019 il 3% dei medici ospedalieri, cioè il 2,9, cioè il 3%, circa 3.123 unità in totale, hanno deciso di lasciare il lavoro prima di andare in pensione, ossia di licenziarsi in modo volontario. A essere ancora più preoccupante è il dato che emerge per quanto riguarda il Veneto, che risulta la seconda regione italiana dopo le Marche a vedere questa fuga di medici, e la percentuale arriva a circa 5,9, cioè il 6%, il doppio della media italiana. Oltre a questo si misura anche il trend, perché lo studio si è sviluppato negli ultimi 10 anni e negli ultimi 3 anni risulta evidente che in Veneto questa situazione tende a non rallentare. Nel 2019 la cifra dei medici che hanno lasciato l'attività sono di circa 465 medici, in modo appunto hanno lasciato il sistema sanitario in modo volontario. Le cause, lo studio le analizza e le ritrova nella professionalità poco premiata e per nulla incentivante che si registra, e anche il rischio di denunce legali alle quali molte volte i medici sono chiamati a rispondere. Oltre a questo, nello studio viene anche evidenziato che il mancato coinvolgimento nei processi decisionali determina un po' l'assenza di partecipazione di questi medici alle decisioni, ad esempio per quanto riguarda la direzione degli ospedali, e quindi si sentono un po' sviliti nel loro ruolo e tendono ad abbandonare diciamo, il proprio posto di lavoro. In parte la riforma attuata dalla Regione Veneto nel 2016, voluta dal governo della Lega, di centralizzare le scelte nell'azienda zero, ha determinato che i processi appunto decisionali siano di tipo verticale e quindi non orizzontale, quindi andando un po' a minare quella che è anche la partecipazione di questi professionisti all'interno delle scelte dei presidi ospedalieri e delle aziende. Considerato che nel 2019, prima del Covid, abbiamo detto appunto che il 6% dei medici se n'è andato, è da chiederci quanti medici abbiano lasciato la propria professione nel sistema sanitario nel 2020, quando la pandemia ha reso più difficoltosa la pratica della propria professionalità, anche facendo esplodere fragilità a un sistema già in grosse difficoltà. Per quanto riguarda, questo a carattere generale, nel merito della nostra città, la scelta regionale di includere il nostro ospedale come struttura Covid ha avuto pesanti ricadute sia sui cittadini, costretti a proprio prezzo e costi personali a ricorrere ad altre strutture pubbliche o private e alle volte anche a evitare di curarsi, ci sono state delle ricadute anche sul personale, che è stato sottoposto a una pressione lavorativa grave e continuativa nel tempo, ricordandoci che questi infermieri, questi medici non erano neanche preparati a questa situazione di malattia infettiva. Questa situazione è stata aggravata dal fatto che i 4 posti di letto terapia intensiva determinati nella delibera regionale del 2019, annunciati ufficialmente come imminenti dall'US 2 in data del novembre 2020 e del maggio 2021, non sono stati ancora attivati, privando il servizio dell'incremento di personale specializzato per esso previsto e di conseguenza scaricando l'onere della gestione sul personale al momento in servizio. Tutto ciò, inoltre, ci giungono anche altre segnalazioni relative appunto a richieste di dimissione e trasferimento da parte dei dipendenti sanitari del nostro ospedale, che se accettate capite bene che andrebbero a incrementare il rischio di un depotenziamento dell'ospedale e la trasformazione in struttura per non acuti.
Inoltre vorrei sottolineare, adesso non lo so se sono stati riaperti i reparti di ostetricia, ma fino a un mese e mezzo fa mi sembra non fosse aperto, e neanche non era attivo l'attivazione completa del pronto soccorso nella sua interezza, aveva solo una parte, e anche la stessa cosa per la sala Gessi. Adesso non ho le ultime informazioni. E quindi siamo a chiedere con questa interrogazione di sapere quanti medici hanno lasciato l'ospedale di Vittorio Veneto negli ultimi 10 anni, in particolare nel corso del 2019 e del 2020, provenienti da quali reparti e quanti fra essi sono andati in pensione, quanti si sono trasferiti in altri ospedali, quanti hanno abbandonato il sistema sanitario pubblico, quanti medici sono stati assunti per sostituirli e con quali tempistiche appunto verrà riaperto, non so se è stato fatto, il reparto di ostetricia, l'attivazione del pronto soccorso nella sua interezza e quando verranno realizzati i 4 posti letto di terapia intensiva. Grazie. Grazie, consigliere Balliana. Risponde il sindaco. Allora, questa interrogazione era già stata posta nel consiglio precedente e non abbiamo potuto portarla in consiglio perché era arrivata un po' oltre i termini, quindi rispondiamo questa sera. Già l'altra volta comunque avevo provveduto a chiedere, a girare l'intera interrogazione ai dirigenti della nostra ULS in modo tale da aver da loro una risposta, visto che non sono cose queste che direttamente possiamo governare noi. Mi mandarono questa risposta e adesso, essendo passato del tempo, ho chiesto se potevo ritenerla ancora valida oppure dove preferivano cambiarla, modificarla, integrarla. Mi hanno risposto che può andare bene anche questo e quindi sono qua per riferire. Circa il ripristino del pronto soccorso mi dicevano che sarebbe stato riattivato il giorno 5 luglio, cosa che poi è avvenuta. Già allora, pur essendo il nostro ospedale quasi vuoto e come il nostro comune arrivato anche a 0 casi positivi al suo interno, qui dichiarano che appare prematuro ad oggi considerare definitivamente conclusa l'epidemia, vista la circolazione di varianti e la campagna vaccinale non ancora conclusa, per cui ritenevano che la sua caratteristica di ospedale Covid non poteva essere ancora dismessa. In effetti purtroppo un po' hanno ragione perché i numeri si ripresentano anche in ospedale e quindi ritenevano di giusto procrastinare l'apertura del punto nascita. Circa i posti letto in terapia intensiva, ribadiscono che la loro realizzazione stabile all'interno dell'ospedale è una realizzazione ex novo rispetto al passato e quindi è una cosa che sta nelle cose, nel senso che quanto dichiarato in dichiarazioni precedenti che sarebbe stato dotato il nostro ospedale di questi cose rimane come impegno. Circa il movimento del personale, questa preferisco leggere la risposta perché non è numerica, è descrittiva. Il movimento del personale rappresenta un fenomeno del tutto fisiologico nel dinamico mercato del lavoro sanitario regionale ed extraregionale, che poi quello che lei, consigliere, ricorda avviene negli ospedali, avviene anche nella medicina di base, per cui si sta cercando di ovviare in qualche modo perché pensionamenti ne arriveranno ancora e c'è questa difficoltà anche nella medicina di base. È infatti del tutto fuorviante e congetturale identificare nell'insoddisfazione professionale l'unica possibile causa della decisione di cambiare sede di lavoro, specialmente in un contesto dove tutti gli ospedali hanno dovuto subire significativi disagi organizzativi simili a quelle del presidio di Vittorio Veneto e dove ampissima è l'offerta di alternative magari più adatte alla propria situazione personale e familiare, dei sanitari si intende. L'anomalia che ormai da lungo periodo si rileva in ambito sanitario è piuttosto la scarsissima disponibilità di professionisti in grado di garantire questo turnover, specialmente in alcune branche come l'anestesia, il pronto soccorso.
dinamica ampiamente nota e dipendente da fenomeni connessi alla programmazione formativa universitaria su ampia scala. Non so se è casuale o voluto, ma di fatto il ricambio non è stato garantito e sappiamo quanti anni servono per fare un medico, non è che dall'oggi al domani si possa rimediare, speriamo che perlomeno comincino. La discrepanza tra domanda e offerta di specialisti genera nel tempo un saldo occupazionale negativo a cui l'azienda risponde mettendo in campo una fortissima azione di reclutamento. Il direttore generale ci disse, mi pare anche qua in consiglio, che è costretto a prendere medici dalla Sicilia, specialmente in campo ginecologico e ostetrico, a 1.200 euro al giorno, perché quando si fanno i bandi nessuno si presenta. Questa azione fortissima di reclutamento è supportata dalla Regione, che però non sempre va a buon fine, purtroppo. Spero di essere stato chiaro e questa è la risposta ufficiale che viene e che noi un po' ci aspettavamo e dobbiamo prendere per buona. Grazie Sindaco. Allora, apriamo. No, fa la sua dichiarazione. Sì. Allora do un attimo la parola al consigliere Bagliana per dire se è soddisfatta o meno della risposta. Ecco, grazie. Sì, ringrazio il Sindaco per la risposta. La considerazione che volevo fare, non sono emersi i dati effettivi dell'ospedale di Vittorio Veneto, magari chiederemo una seconda richiesta nello specifico rispetto ai medici, insomma, che hanno lasciato il nostro ospedale, e questo lo facciamo solo perché ci teniamo all'ospedale, voglio dire, non lo stiamo facendo per sport, nel senso che ci teniamo che l'ospedale di Vittorio Veneto rimanga un ospedale nella sua interezza, anche perché serve un territorio vastissimo di comuni limitrofi. L'altra cosa che volevo sottolineare è che alcune professionalità sono rientrate nel nostro ospedale, e quando noi salutiamo questi medici, questi specialisti, con tanto di saluto favorevole, nel senso siamo felici quando rientrano certi medici chirurghi da altre strutture e vengono a operare a Vittorio Veneto, mi vengono in mente anche da ultimo un nome in particolare, però se noi non forniamo loro delle strutture anche di supporto nel loro operato, quale può essere una sala di terapia intensiva, capisce bene il Sindaco che uno dice ma perché devo continuare a fare il chirurgo e limitarmi a certi interventi e non andare, e non, magari avendo le capacità, non poter fare anche altre tipologie di interventi. Ecco, questo mi premeva sottolineare. Grazie. Un secondo. Grazie consigliere. Bene, apriamo i lavori con il punto numero 2, Associazione Nazionale Cavalieri. Associazione Nazionale Cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto, Victoria Nobis Vita, ex combattenti della guerra del 15-18, modifica dello statuto. Allora do la parola al Sindaco che dà una breve illustrazione della delibera, e eventualmente c'è anche l'Avvocato Caliandro che può illustrare più dettagliatamente lo statuto, in quanto ha lavorato alla stesura della modifica dello statuto. Prego Sindaco. Allora, qui questa modifica dello statuto si rende necessaria perché nell'anno 69-70 si diede vita a questa associazione dei Cavalieri di Vittorio Veneto, che poi ebbe una morte naturale proprio perché fisicamente vennero a mancare gli associati, cioè i nostri Cavalieri di Vittorio Veneto. Con la morte dell'ultimo, avvenuta non molti anni fa, dovette cessare perché in base a quello statuto là non aveva più motivo la possibilità di sopravvivere.
per cui c'è stata una richiesta forte da parte delle associazioni combattentistiche d'Arma Nostre di ridar vita a questa associazione, creando un'associazione nazionale che potesse associare anche non solo i cavalieri di Vittorio Veneto veri e propri, ma i loro epigoni o anche persone particolarmente sensibili su questo argomento e desiderose di far parte di una simile associazione. L'unico modo per poterlo fare era appellarsi ai soci, ma i soci, essendo venuti a mancare, l'unico socio possibile era il comune stesso di Vittorio Veneto. Allora ci siamo messi al lavoro e abbiamo, grazie anche all'opera dell'avvocato Marco Caliandro, steso un nuovo statuto che potesse ridar vita a questa associazione. Tutto qua. Questo è quanto. Se volete che proceda direttamente l'avvocato Caliandro, oppure fate le vostre osservazioni e risponderemo. Allora passo la parola all'avvocato Caliandro se vuole dare qualche informazione aggiuntiva. Prego, avvocato. Scusate, non ho esperienza. Ecco, grazie. Solo per precisare due punti rispetto alla presentazione del sindaco, noi stiamo facendo rivivere un'associazione che era già esistente e per questo motivo oggi ci troviamo qui, nel senso che in realtà non affondiamo una di nuova, ma proprio prendiamo la vecchia associazione e la facciamo rivivere con tutto il patrimonio di cultura e anche archivistico, per quanto ridotto, che è ancora disponibile presso l'unica sede nazionale. Ricordo solamente che questa è una delle pochissime associazioni iscritte al Ministero della Difesa, quindi chiamate anche all'alta rappresentanza in sede di manifestazioni importanti che si tengono anche nella capitale e pertanto era orgoglio anche delle associazioni combattentistiche d'arma che hanno dato l'incarico al sottoscritto di ripristinarne anche un po' la funzione. Abbiamo recuperato lo statuto originale del 70 a Rapallo, a Genova, presso l'archivio notarile di Genova. Siamo riusciti a ricostruire la situazione. Appunto è rimasto, l'associazione non è mai stata liquidata e chiusa, quindi era una sorta di limbo. Ovviamente abbiamo uno statuto molto complesso perché l'associazione era nazionale all'epoca, quindi aveva consigli provinciali, assemblee nazionali, eccetera, eccetera. Abbiamo portato all'attenzione di questo Consiglio uno statuto semplificato per consentirle di rivivere e con anche un criterio per il quale la sede nazionale rimarrà qui a Vittorio Veneto. Ovviamente ne cambiano parzialmente gli scopi perché non è più la tutela e la rappresentanza e soprattutto gli scopi originali dei Cavalieri di Vittorio Veneto, ma diventa anche un'associazione di divulgazione culturale che può essere anche per la città un qualcosa in più rispetto anche al suo passato storico e fondamentale degli eventi della Prima Guerra Mondiale. Il Comune di Vittorio Veneto nomina un consigliere del consiglio direttivo dell'associazione, quindi c'è la presenza anche istituzionale del Comune all'interno dell'associazione. Questo è un po' il quadro generale, resto a disposizione se ci sono ulteriori precisazioni. Grazie. Grazie, avvocato Caliandro. Bene, apriamo la discussione. C'è qualcuno che si prenota? Ecco, L'avvocato ci legge o gli scopi o le finalità, solo per essere precisi, mi scuso, ma non sono riuscita a leggere questo passaggio, grazie.
Grazie consigliere. Prego Avvocato. Allora, abbiamo fatto un incipit di carattere storico-culturale, quindi leggo per ordine. L'associazione è idealmente il luogo della memoria nel quale viene mantenuto vivo il ricordo di quanti combatterono su tutti i fronti della Grande Guerra e con particolare riferimento ai combattenti italiani, a quanti furono insigniti del titolo di Cavalieri di Vittorio Veneto o non poterono ottenere detta onorificenza perché caduti o dispersi in battaglia o perché, reduci, vennero a mancare prima del 1968, anno nel quale il riconoscimento fu istituito. L'Ordine di Vittorio Veneto è un'istituzione onorifica italiana che raggruppa i decorati della Croce al Merito di Guerra, costituita dalla sola classe di Cavaliere di Vittorio Veneto, istituita con legge 18 marzo del 68, numero 263, riconoscimento in favore dei partecipanti alla guerra 14-18 e alle guerre precedenti, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale numero 86 del 2 aprile 68. Ricordo che l'ordine non è mai stato abolito, è ancora esistente, il Presidente della Repubblica. L'associazione persegue i valori di civiltà e democrazia nei quali il nostro Paese si identifica. L'associazione si propone di mantenere alto lo spirito delle patrie tradizioni, perpetuare la memoria dei gloriosi caduti della guerra 15-18 e di tutte le altre guerre combattute dalle forze armate italiane, esaltare con la parola, con l'esempio e con le opere di propaganda il valore e le virtù del popolo italiano, promuovere tutte le iniziative atte a difendere e realizzare tra gli associati, i cittadini e in particolare i giovani i principi di solidarietà nazionale, tenere vivo tra i soci il culto della patria e il senso dell'onore e del dovere in ogni atto della loro vita privata e pubblica. Onorare la memoria dei Cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto, istituito ai sensi della legge 18 marzo 68 numero 263, difendere l'unità e i valori della nazione e della Costituzione repubblicana, svolgere attività di ricerca e divulgazione storico-scientifica allo scopo di rafforzare e fornire materiale utile per consolidare il legame generazionale e la conoscenza storica sulla Grande Guerra, curare e tutelare l'archivio storico dell'associazione, anche reperendo e archiviando la memoria fisica, diplomi, medaglie, documenti, eccetera, di quanti discendenti degli appartenenti all'ordine le vogliono cedere o vendere o desiderano donarle. Questo perché nel comitato promotore vi è anche chi cura il memoriale dei Cavalieri di Vittorio Veneto, che quindi diventerebbe anche un po' la sede ideale dell'associazione. Questo è un po'... Ovviamente alcuni punti sono leggermente retorici, ma sono né più e né meno che spunti dal precedente statuto e quindi abbiamo, per un concetto di memoria storica, lasciati così. Grazie. Allora, visto che abbiamo parlato della forma, chiedo al Sindaco è stato fatto un emendamento al testo dello Statuto, l'allegato quindi alla delibera, all'articolo 14, che prego il Sindaco di leggere. Sì, nello Statuto poteva essere poco chiaro chi doveva, lo Statuto prevede che ci sia un'Assemblea nazionale e ci sia un Consiglio direttivo. Microfono, perché altrimenti... Che ci sia un'Assemblea nazionale e un Consiglio direttivo. Per il Consiglio direttivo si dettano le modalità perché questo possa sorgere. Dopodiché l'Assemblea deve esserci qualcuno che la convoca. Quindi, essendo che questo non era scritto a chiare lettere, io presento questo emendamento nel quale si aggiunge che essa, Assemblea, è convocata dal Consiglio direttivo nazionale ai sensi dell'articolo 20 del Codice Civile, che prima era sottinteso, l'abbiamo messo chiaramente. Il primo Consiglio, che si terrà poi come almeno 2 volte all'anno, eccetera, è chiamato anche a redigere il regolamento anche per le elezioni nell'ambito di questa associazione e quindi sarà compito di 2 fondamentalmente figure, quella eletta dal sindaco e quella eletta dalla nostra consulta delle associazioni d'Arma, con i primi 2 il mettere a punto un meccanismo di partecipazione e di elezione che servirà dopo a dar vita al tutto. Ecco, io presento questo emendamento. Sì. Chiedo il parere al segretario se l'emendamento è ammissibile. Allora,
leggo l'emendamento. Sì. Allora, all'articolo 14, dopo il primo capoverso, dove c'è scritto essa è convocata, si inserisce dal Consiglio direttivo nazionale ai sensi dell'articolo 20 del Codice Civile, virgola, e basta. Prego, segretario, esprima il parere. Sì, esprimo parere favorevole. Grazie. Quindi adesso se ci sarebbe un intervento del consigliere Dus, prego. E poi sì. Votiamo l'emendamento. Buonasera innanzitutto. Una semplice domanda. Mi chiedevo se era già stato previsto un momento fondativo, celebrativo di questa neonata associazione e compatibilmente naturalmente con il periodo Covid, insomma, se come prima iniziativa c'era già quella di celebrare la nascita in un momento pubblico. Grazie. Grazie consigliere Dus. Se vuole... Purtroppo non ho sentito perché... può ripetere un attimo la domanda, consigliere? Sì, chiedevo se è già previsto un momento celebrativo, fondativo, oltre a questo momento del Consiglio Comunale. Cioè ci sarà, non so se era già stato pensato oppure no. No, non l'abbiamo previsto. Non l'abbiamo previsto. Perfetto. Sì, mi ricorda l'avvocato che sarebbe bene appunto fare un po' le corse per completare poi il percorso anche con la produzione del regolamento che deve essere redatto dal Consiglio e deve completare tutto l'iter, di farlo in modo tale che i nostri militari possano partecipare alle celebrazioni del Milite Ignoto che quest'anno, 2021, fa i 100 anni e quindi presumibilmente il momento celebrativo coinciderà poi con la sua... Allora, passiamo alla votazione dell'emendamento. Rileggo. Allora, dopo il primo capoverso, dopo essa è convocata, si aggiunge dal Consiglio direttivo nazionale, virgola, ai sensi dell'articolo 20 del Codice Civile, virgola, e basta, e dopo continua. Allora, favorevoli all'emendamento? Unanimità. Contrari? Astenuti? Quindi l'emendamento è accolto all'unanimità. Passiamo, se non ci sono altri interventi dei consiglieri, passiamo ora alla votazione della delibera. Avete qualche dichiarazione di voto? Passiamo alla votazione. Favorevoli alla delibera? Unanimità. Contrari? 0. Astenuti? 0. La delibera è accolta con favorevoli all'unanimità, contrari 0, astenuti 0. Passiamo ora a votare all'immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli? Unanimità. Contrari 0, astenuti 0. La delibera è immediatamente eseguibile. Passiamo al punto numero 3 dell'ordine del giorno. Rideterminazione degli allegati al rendiconto di gestione 2020, a seguito certificazione MEF sull'utilizzo del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali ai sensi dell'articolo 39, comma 2, decreto legge 104 del 2020. Chiedo al vice sindaco Posocco di illustrare la delibera, grazie. Grazie Presidente, buonasera a tutti voi. Allora, noi il 29 di aprile del 2021 abbiamo approvato il rendiconto sulla gestione 2020, che abbiamo votato il risultato di amministrazione che era di 6.800.000 euro, di cui una parte accantonata di 2.300.000 euro circa, una parte vincolata di 2.376.000 euro, una parte destinata agli investimenti di 1.200.000 euro e la parte disponibile di 914.000 euro.
Sempre ad aprile la Ragioneria Generale dello Stato ha diffuso un nuovo decreto sulla certificazione della perdita connessa all'epidemia, alla situazione epidemiologica da Covid-19 e abbiamo potuto accedere a ulteriori informazioni connesse alla certificazione del Fondo Funzioni Fondamentali. Praticamente abbiamo visto poi che nell'avanzo vincolato da vincoli di legge le risorse del Fondo Funzioni Fondamentali non utilizzate, la quota 2021 dei contratti di servizio continuativo oggetto di certificazione, la quota riconosciuta e non utilizzata per tari e ulteriori risorse vincolate dai ristori specifici entrate relative a IMU, TOSAP, COSAP, andavano inseriti nella parte vincolata e confluiscono nell'avanzo vincolato da trasferimenti, ristori specifici di spesa non utilizzati. Quindi questa sera, dopo questa certificazione, dobbiamo vincolare 1.058.000 di risorse, che sono dalla quota Fondo Funzioni Fondamentali 616.000 euro 659, la quota Tari 382.000 euro, la quota ristoro imposta di soggiorno di 485 euro e la quota TOSAP non utilizzata di 59.279 euro, per un totale di 1.058.000 euro. Quindi la parte vincolata passa da 2.376.902,71 a 2.667.528. La differenza la prendiamo praticamente dalla parte disponibile, che passa dai 914.000 euro circa ai 623.968. Grazie Vice Sindaco. Apriamo la discussione. Sì. Se qualcuno ha qualche domanda tecnica da fare, la dottoressa Elvassore è a disposizione subito. Domande secche o risposte secche. Consigliere De Antoni, prego. Sì, abbiamo discusso dell'argomento, si sente? Abbiamo discusso dell'argomento in commissione e appunto abbiamo approfondito tutti i vari aspetti. In pratica è una mera esecuzione, insomma, di questa determine della Ragioneria dello Stato, per cui abbiamo rilevato che è un dato di fatto che non possiamo dire niente se non che è da approvare, ecco, in sostanza. Quindi da parte mia preannuncio già il voto favorevole, trattandosi di una mera esecuzione di un'indicazione della Ragioneria dello Stato. Grazie consigliere. Altre prenotazioni? Non vedo prenotazioni. Passiamo a questo punto, se qualcuno ha la dichiarazione di voto, se no passiamo alla votazione. Bene. Allora, passiamo alla votazione. Allora, favorevoli alla delibera? Unanimità. Contrari? 0. Astenuti? 0. La delibera è accettata. Passiamo all'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità. Contrari? 0. Astenuti? 0. La delibera è immediatamente eseguibile. Bene. Passiamo alla delibera numero 4 dell'ordine del giorno, ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica degli equilibri di bilancio, esercizio finanziario 2021. Illustra la delibera il vice sindaco Posocco. Grazie.
Allora, questa è una proposta di delibera, diciamo, tecnica che che arriva in Consiglio Comunale per essere una scadenza ogni anno per essere approvata entro il 30 di luglio. Qui abbiamo lo stato di attuazione dei programmi in cui avete allegato per ogni obiettivo strategico operativo le azioni previste e lo stato di attuazione dei programmi al 30/6/2021. Magari questo non ci entro se sarà oggetto di una discussione magari qua in Consiglio. Riguardo agli equilibri di bilancio, come da parere del Collegio dei Revisori dei Conti, il bilancio diciamo, è in equilibrio e non emergono situazioni complicate, insomma, atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio. Sottolineo un'altra cosa, e poi senz'altro me la chiedete. In questa data si portava anche il DUP, e il DUP lo stiamo facendo, non essendo ancora completo, diciamo, inserendo il piano per le pubbliche 2022-24 e così, abbiamo preferito rinviarlo di qualche mese, di poco insomma, per portare al Consiglio Comunale un documento fatto bene, non un documento sullo stile del 2020 che magari non era completo, non era approfondito, come un documento come il DUP, se vogliamo che sia importante, sia leggibile, sia diciamo discusso, dovrebbe essere. Quindi abbiamo preferito rinviare la discussione del DUP in un'altra giornata. Ecco, grazie. Grazie Vice Sindaco. Apriamo la discussione. Se ci sono sempre delle domande tecniche per la dottoressa Elvassore. Prenotazioni? Passiamo, prego, consigliere Dus. Sì, un chiarimento. La presentazione dello stato di attuazione del programma cioè, l'ha fatta così, nel senso ha sintetizzato, oppure dopo ce lo esplicita in maniera più puntuale, solo per capire se faccio l'intervento adesso su... Ok, lo dà per letto, quindi posso iniziare il mio intervento. Ecco, boh. Dunque, è un documento questo dello stato di attuazione del programma che, come dice le note iniziali, rappresenta uno degli strumenti in grado di fornire all'amministrazione comunale, e io aggiungerei anche i cittadini, un quadro aggiornato e graduale sullo stato di avanzamento delle politiche promosse. E francamente alcune cose sono state fatte e vengono trovate, elencate in maniera molto chiara, su altre invece ci sono solo dei titolini giusto per riempire le caselle del file Excel e poco altro. Una domanda vorrei innanzitutto farla al Presidente, se ci sono, gli assessori arriveranno dopo, perché io avrei delle domande su... Per i singoli assessori di comparto, seppure il resto della Giunta copre l'assenza degli assessori. Allora, perché se no continuo con l'intervento. Allora, da quello che so io, l'assessore Uliana è assente perché in ferie. No, non è che deve giustificarmelo. L'assessore Antiga sta arrivando, mi pare. Ok. L'assessore Fasan non c'è. Ok, vabbè. Allora, qualcuno poi mi risponderà, non lo so. Allora, dunque, entrando un po' nel merito, ci sono alcune osservazioni che vorrei fare.
Pagina 5, prevenire abusivismo, degrado, disordine urbano e disordine notturno. E vorrei chiedere su questo aspetto qui, nell'ambito ad esempio dell'area dove ci troviamo, che è un'area spesso che finisce sui giornali, del quadrilatero con la presenza dei giovani che disturbano i commercianti, eccetera, eccetera, se su questo ambito qui cosa è stato fatto e cosa verrà fatto in futuro, perché lo stato di attuazione prende in esame fondamentalmente il secondo semestre del 2021, ma siamo ormai alla fine. E poi c'è una questione legata al sostegno dell'abitare e su questo punto di vista volevo chiedere un'informazione per quanto riguarda gli alloggi ATER di Via del Pretorio, che sono degli alloggi che sono stati sistemati e completati ancora dalla scorsa amministrazione. Volevo capire l'assegnazione, che se non sbaglio deve essere ad opera del Comune, perché io li vedo sempre chiusi. Volevo sapere se è un problema di ATER o un ritardo nostro. Sulla qualità dei servizi cimiteriali mi pare che l'obiettivo non sia stato così raggiunto, francamente. Però su questo magari ci direte qualcosa voi più nel dettaglio, perché naturalmente qui noi troviamo solo dei titolini sulle cose se sono state fatte oppure no. Devo dire una nota di carattere generale che se dovessi dare dei voti, ma non mi permetterei mai di dare dei voti naturalmente, il lavoro fatto dall'assessorato e assessore Caldarte è un lavoro molto ampio e molto completo e comprende quasi 15 pagine all'interno dello stato di attuazione, cosa che invece non è stato fatto dagli assessorati seguiti dall'assessore Fasan e dall'assessore Antiga, dove ci sono delle mancanze abbastanza palesi. Per quanto riguarda valorizzare i percorsi di storia locale, identità e memoria collettiva, avevo qui una domanda per l'assessore Uliana, volevo capire il progetto legato all'identità veneta, a che punto è e se si sta sviluppando. So che era un progetto a voi molto caro e quindi credo che abbia sicuramente mosso i primi passi. Poi c'è scritto promuovere azioni per la tutela del bene acqua quale risorsa irrinunciabile. Sono a pagina 10. Ecco, su questo mi permetto di fare un inciso su una vicenda con la quale mi sono riscontrato anch'io personalmente per dei piccoli lavori che sto facendo sulla mia abitazione, e mi riferisco allo stato attuale del sistema fognario della città di Vittorio Veneto. Che credo che se abbiate avuto modo di parlare con qualche altro persona titolare di immobili vi ha palesato la stessa difficoltà che ho riscontrato anch'io. Mi spiego. La città è molto vasta e sappiamo essere la rete, diciamo, infrastrutturale delle condotte fognarie non è delle più moderne ed eccellenti. E cosa succede? Succede che gli oneri poi della depurazione delle acque ricadono poi sui singoli cittadini, perché se la linea fognaria non c'è, uno si deve adeguare il proprio immobile con un sistema di depurazione locale. E questo lo prevede la legge, quindi non è che lo preveda il Comune di Vittorio Veneto, è la legge che lo prevede, però siccome qui c'è scritto di promuovere la tutela del bene acqua, io faccio un appello affinché gli investimenti che vengono fatti dal Comune tramite la società in-house dove noi partecipiamo, prevedano un maggiore investimento sulla rete fognaria anche nel nostro Comune. Quindi se il sindaco si può fare promotore di dire a chi di dovere di realizzare reti fognarie anche nel nostro Comune. Un Piave Servizi, esatto. C'è stato un lavoro storico, mi viene da definire, a Serravalle sulla riva dei Mulini, che è stato un lavoro importante, è durato più di un mese, però è un lavoro rilevante. Siccome le fognature nessuno le vede e non portano poi un ritorno elettorale, generalmente nessuna amministrazione le fa, però sono una cosa importante. So che è un tema magari non proprio felice da trattare all'ora di cena, però questo è.
Da qui il mio appello. Un'altra delle questioni che vengono trattate è l'accesso agli uffici pubblici. Qui ovviamente gran parte del testo si trincera dietro la questione del Covid, naturalmente, che ha impedito di mettere in campo una serie di azioni. Io mi permetto di segnalare che l'accesso agli uffici ultimamente è stato frenato più che essere stato agevolato. E quindi scrivere che l'accesso agli uffici qui viene agevolato lo trovo un po' stridente. C'è poi una questione legata allo snellire l'organigramma per quanto riguarda gli uffici, sempre gli uffici comunali, e mi pare che la mobilità sia stata incentivata, nel senso che ci sono state diverse mobilità all'interno del comune. È fisiologico, abbiamo visto anche come succede nell'US, però sono state anche mobilità di dirigenti e quindi forse un campanello d'allarme, questa cosa qui dovrebbe farla suonare. C'è poi il progetto Keep Your Job Be Smart, che è un progetto che non conoscevo, francamente, credo che interessi esclusivamente i dipendenti pubblici del nostro comune, e volevo chiedere se dopo aveva avuto delle ricadute già concrete sull'attività dei dipendenti e sull'utenza oppure no. Sono stati emessi oltre 500 avvisi di accertamento TASI sull'anno d'imposta 2016. Era un'attività che aveva intrapreso con un incarico ancora la scorsa amministrazione Tonò, adesso si sta portando avanti. Credo sia un'attività costosa comunque, no? Volevo capire se avevamo il dato di quanto costa e quanto abbiamo incassato di accertamento per capire appunto quanto ci conviene continuare con questa cosa. Poi c'è attivare a pieno regime gli hotspot realizzati in città in coordinamento con la ditta Asco TLC, con la quale il Comune ha sottoscritto una convenzione. Su questo poi avremo modo di parlarne anche dopo, visto che c'è proprio un punto. È un po' curioso vedere se magari prima diciamo di voler vendere la società, poi ci facciamo la convenzione, quindi dopo però è una scelta. Poi, vediamo un po'. Sta finendo il tempo. Sta finendo il tempo, riservo per il secondo... Il secondo intervento. Sì, secondo intervento, allora Grazie. mi fermo qua. Ci sono altre prenotazioni? Consigliere De Antoni. Dunque, io con questo primo intervento mi fermo ancora sulla parte generale, nel senso che prendiamo atto della comunicazione dell'assessore che ci aveva fatto già in commissione sulla decisione di non portare all'esame il documento unico di programmazione al 31 luglio come previsto dalla norma. Sì, la norma era abbastanza stringente, per dire la verità, diciamo, non è quello che chiamavamo una volta il termine ordinatorio perentorio. Questo, da come è riportato nella norma, sembrerebbe un termine perentorio, tant'è che l'anno scorso il termine del 31 luglio è stato prorogato al 30 settembre con un articolo di un decreto legge sul Covid. Ma era una delle indicazioni che avevo dato anch'io in Consiglio Comunale l'anno scorso quando abbiamo parlato del DUP, cioè presentare un documento che è la fotocopia di quello dell'anno precedente senza nessuna, come dire, indicazione di tipo politico, di tipo programmatorio, non ha proprio nessun senso. Quindi affermo che si doveva approvare, ma sono contento che venga rinviato. Chiedo però un impegno a presentarlo in termini abbastanza stretti, cioè non è che possiamo arrivare a novembre quando ci dovrebbe esserci l'eventuale aggiornamento del DUP con il documento. Io non so se l'amministrazione può prendere un impegno questa sera, ma sarebbe opportuno, se non necessario, sarebbe opportuno che dicesse d'accordo, non siamo riusciti a farlo come avremmo voluto per il 31 luglio, però per il 30 settembre magari lo portiamo, più o meno, anche per avere un attimo il tempo, trattandosi di un documento importante a metà del vostro mandato in cui si devono fare tantissime cose. Sarebbe l'ideale che si potesse prendere un impegno su questo tema, di arrivare in tempi non troppo lunghi.
un altro aspetto ancora di carattere generale che ho approfondito nella commissione e a cui la responsabile dell'ufficio poi mi ha risposto in parte durante la commissione e anche successivamente in colloqui telefonici e via mail che abbiamo avuto, è quell'aspetto legato agli equilibri di bilancio. Cioè l'ufficio ha fatto tutte queste tabelle e i revisori hanno verificato queste cose, alla fine l'ufficio dice sono rispettati gli equilibri di bilancio. Mi fido, voglio dire, nel senso, anche perché non sono in grado di intervenire, di capire tutte queste cifre, però ho fatto rilevare all'ufficio che esaminando le entrate correnti e le spese correnti e considerando le variazioni in più e in meno che ci sono state in questi mesi, che hanno quindi portato a un assestamento di bilancio, quindi a una modifica delle cifre contenute all'inizio dell'anno nel bilancio, e quindi ci sono state delle variazioni che hanno portato a questo assestamento. Alla fine di questi movimenti rileviamo che c'è una minore entrata una minore entrata corrente di circa 180.000 euro e c'è una maggiore spesa corrente di circa 1.100.000 euro. Cioè questo poi mi ha spiegato appunto che forse non so se tutti hanno potuto approfondire, cioè mettendo nel bilancio assestato tutte queste le voci che riguardano il conto consuntivo e quindi l'applicazione dell'avanzo di amministrazione nel bilancio in corso, l'avanzo di amministrazione 2020, in pratica queste cifre si possono in qualche modo pareggiare, per cui alla fine della storia il bilancio così come assestato chiude in pareggio, quindi le entrate e le uscite vanno a pareggio, cosa che è essenziale perché altrimenti non si potrebbe approvare il bilancio. Però volevo lanciare un segnale che comunque qualcosa deve essere diciamo, da verificare in relazione a questi numeri che io ho dato, cioè c'è questa maggiore spesa corrente di circa 1.100.000 rispetto alle previsioni, c'è una minore entrata corrente di circa 180.000 euro. In qualche modo la ripariamo, secondo come si può dire, la fronteggiamo questa modifica applicando l'avanzo di amministrazione in tutte le sue voci, però forse ecco, è un campanello d'allarme che deve essere considerato e valutato. Mi fermerei qui su questo aspetto e poi avrei anche 2 o 3 punti sullo stato di attuazione dei programmi che mi riservo di fare nel secondo intervento. Sperando che magari mi rispondiate su questo primo. Grazie, consigliere. Ci sono delle altre prenotazioni? Consigliere Vagliana. Sì, grazie. Allora, io mi sono concentrata sullo stato di attuazione dei programmi e in particolar modo il documento che è in oggetto ci dà la possibilità di discutere relativamente ai programmi appunto che avete intrapreso per raggiungere poi gli obiettivi prefissati del vostro mandato. Ora, gli obiettivi strategici e operativi sono molti, anche le azioni messe in atto, ed è impossibile trattarli e commentarli tutti in questa serata, naturalmente. Io mi limito ad evidenziare alcuni punti che secondo il mio modesto parere dovrebbero essere presi maggiormente in considerazione o potenziati per tendere al rilancio della città e renderla attrattivi, e mi riferisco in particolar modo alla questione abitativa. Leggendo il programma mi sono detta, ma da dove partiamo? Cioè, perché la città di Vittorio Veneto stiamo sempre rincorrendo i problemi e pensiamo sempre di rilanciare Vittorio Veneto, però penso che la tematica importante per far ciò sia la questione di attrarre abitanti giovani e anche persone che attualmente sentiamo quotidianamente sono stanche anche di vivere nelle città caotiche della provincia o anche della regione, e sempre più spesso sono alla ricerca di realtà urbanistiche cosiddette a misura d'uomo o immerse nel verde. Tutti noi siamo convinti che Vittorio Veneto possieda caratteristiche di questo tipo e risponde a queste nuove esigenze di questi futuri cittadini. Quindi, considerato che la città, fortunatamente, anche per le scelte fatte in passato, non sia stata stravolta
nella sua natura di città-giardino, è nostro compito, secondo me ora, mettere in atto tutte quelle misure incentivanti per renderla attrattiva sotto il profilo abitativo. La nuova tendenza di ricercare l'abitazione in città tranquille tuttavia si scontra molte volte con degli impedimenti economici di molte famiglie e di molti giovani che hanno difficoltà ad affrontare le pesanti spese per quanto riguarda gli affitti. Per questo è essenziale che l'amministrazione si impegni in modo primario e urgente, mi vorrebbe di dire attraverso una task force, per le politiche abitative perseguendo varie strade. Naturalmente qui stasera non è il caso di elencare tutti i vari strumenti di attuazione relativa al miglioramento della questione abitativa. Quella che mi premeva evidenziare è che solo attraverso una forte azione indirizzata verso questo settore potrà quantomeno tentare di invertire il trend di spopolamento della nostra città. Sono dell'idea che è inutile continuare a dirci quanto bella è Vittorio Veneto e quanto vivibile è, e lo siamo tutti d'accordo, se nello stesso tempo non elaboriamo tutti assieme una strategia sulla questione abitativa. Non possiamo affidarci solo esclusivamente al mercato privato, anche se va naturalmente fatta una sinergia rispetto a questo. L'amministrazione comunale ha il compito di intervenire in questo settore ricercando di attuare politiche incentivanti, per esempio nel calmierare i prezzi delle locazioni, anche con interventi di sostegno abitativo. Negli ultimi anni abbiamo visto che molte giovani coppie hanno trovato casa nei comuni limitrofi, nonostante i molti immobili vuoti in città per affitti che rimangono quasi sempre proibitivi. Ho visto nel documento, Assessore, che sono state fatte azioni incentivanti l'aiuto abitativo, solo che la sensazione non è proprio riferita alle azioni messe in atto, è quella di rivolgere un appello che siano intensificate tutta una serie di azioni che poi vanno al di là di quelle specifiche attuate. Sicuramente non è una questione facile da risolvere perché entrano in gioco molte varianti che sono ad esempio quelle da cui però dobbiamo partire se vogliamo parlare del rilancio della città. Ultima considerazione legata a questa questione è quella della mancanza assoluta in questi ultimi periodi, negli ultimi 10-20 anni, dell'attenzione verso l'edilizia residenziale pubblica, che oggigiorno risponde solo a situazioni emergenziali, però mi sembra di capire che in molte realtà e viste anche le situazioni economiche, l'edilizia residenziale pubblica dovrebbe essere considerata, come lo è stato per il passato, una risposta ai cittadini che hanno necessità di una casa, però hanno anche una disponibilità di un reddito medio, cioè quindi che non sono in emergenza, sono dei cittadini che addirittura con 2 stipendi fanno fatica a vivere purtroppo perché sappiamo tutti che le spese altissime e anche e soprattutto per chi ha figli, quindi eventualmente questo tipo di edilizia residenziale pubblica andrebbe anche incontro, dovrebbe rivalutare anche questo ceto medio, insomma. E certo non si arriverà alle cifre dei paesi nordici dove circa il 50-75% della popolazione vive in sistemi di residenzialità pubblica e dove gli immobili sono modernissimi e all'avanguardia, però diciamo che questa nuova possibilità, questa nuova tendenza secondo me è da prendere in considerazione. Altra cosa che volevo chiedere all'assessore, non questa sera, però è di poter avere dei dati per valutare il patrimonio pubblico presente per quanto riguarda le unità abitative nella nostra città e anche sia di proprietà del comune ma anche quelle dell'ATER, perché io non ho dati precisi di quanto sia presente nel nostro territorio, anche che so che molti appartamenti sono chiusi e non sono più neanche agibili, quelli dell'ATER sono vetusti e non adatti ad essere abitati, e quindi anche qui rinnovo appunto la possibilità di attuare una strategia in collaborazione con l'ATER per un immediato intervento di rimessa a posto degli alloggi pubblici chiusi e sottoutilizzati. Vorrei dire che questo discorso non lo faccio come critica all'operato, ma è una riflessione che mi sono sentita di avanzare,
perché appunto riattivare la città e per un rilancio della nostra città, secondo noi appunto la questione della residenzialità, dell'abitare è di fondamentale importanza per poi sviluppare tutti gli altri obiettivi. Ecco, questo era un po' l'idea, il messaggio che stasera volevo un po' approfondire. Ho ancora un po' di tempo, Presidente, se no vado no. Sta finendo. Allora nel secondo intervento magari vado più nello specifico di altri argomenti. Grazie. Bene, grazie consigliere. Altre prenotazioni? Non ci sono altre prenotazioni, se volete continuare gli interventi di prima. Se vuole continuare l'intervento, ecco, allora se volete ascoltiamo gli assessori, se devono dare delle risposte. Assessore Caldart. Andiamo in ordine. Io credo debba dare una risposta al consigliere Dus riguardo agli accertamenti del 2016. Non sono costose perché non abbiamo fatto noi come uffici, quindi non Kubernetes in questo caso. Abbiamo messo in bilancio 100.000 euro di previsione di entrata e svalutate il 50%. Sì, mi sembra di sì. Prego, assessore Caldart. Buonasera. Allora, 2 sono le tematiche che avete affrontato, entrambe richiederebbero più tempo, ma insomma cerco così di dare qualche spunto su cui poi possiamo anche continuare a ragionare in altra sede. La casa. Allora, giustamente è stata fatta una differenziazione tra l'emergenza abitativa e l'abitazione, diciamo, la politica abitativa che va oltre l'emergenza. Emergenza nel senso che, spieghiamo, non perché dal punto di vista tecnico per l'ATER emergenza, o per noi emergenza abitativa, vuol dire trovare una persona che si trova come la signora a cui è bruciata la casa, cioè in situazione di vera emergenza. L'edilizia residenziale pubblica cosiddetta si occupa di dare un'abitazione a persone che abbiano determinati parametri. Allora, in questo senso, 2 le cose da dire. Uno, che noi, come ben sapete, abbiamo aperto il bando e anche chiuso e abbiamo già fatto abbiamo già l'elenco delle persone dei nuovi possibili assegnatari, quindi nei prossimi, adesso dopo l'estate provvediamo a fare gli abbinamenti, per cui molte degli appartamenti che voi vedete chiusi verranno presto assegnati. Abbiamo complessivamente, se non erro, 136 appartamenti disponibili, di cui 97 sono dell'ATER e la parte rimanente nostra. Noi abbiamo aggiunto anche i 6 appartamenti nuovi che non sono ancora stati abitati, verranno assegnati appunto nei prossimi mesi in via del Pretorio, e che verranno appunto ora assegnati, stiamo finendo le pratiche. Questi, dunque, proprio ieri, tra l'altro con l'assessore Antica, abbiamo incontrato il nuovo presidente dell'ATER, che è stato nominato da poco, il nuovo CDA, per verificare un po' lo stato dell'arte, perché c'è un problema reale che è legato al fatto che quando una persona, una famiglia lascia un appartamento, lo stesso, prima di essere riassegnato, deve essere messo a norma. Allora, questo comporta, nel caso di appartamenti vetusti, vecchi o dove una famiglia ha abitato per tanti anni, ovviamente delle spese importanti. Talvolta sono anche interventi che non riguardano solo l'appartamento, ma l'intero stabile, e non sempre lo stabile è tutto di proprietà o comunale o dell'ATER, quindi c'è una commistione tra pubblico e privato che non facilita certamente le cose. Già l'anno scorso io faccio parte, come Comune di Vittorio Veneto, rappresento il Comune di Vittorio Veneto, del Consiglio dell'ATER,
dove appunto sono presenti comuni ad alta densità abitativa, tra cui il nostro, e già l'anno scorso, quando si è aperto la possibilità insomma di questi nuovi bonus 110 in modo particolare, avevo esplicitamente chiesto alla loro presidente di valutare in che termini, in che quantità potevano essere interessate anche palazzine della nostra città, perché credo che questo sia un momento, ma non lo credo solo io, abbastanza evidente, un momento importante, strategico per potervi investire delle risorse. Ora l'analisi è stata fatta, anche per il nostro comune tra l'altro è stata individuata un'intera palazzina che non verrà svuotata, verranno fatte delle migliorie soprattutto dal punto di vista energetico. Un altro problema che c'è per esempio è che non hanno gli ascensori, quindi molti ultimamente utenti anziani ci hanno chiesto di andare sotto, però mettere l'ascensore vuol dire aumentare le spese condominiali e ci sono degli insoluti pazzeschi, quindi ci sono tante problematiche che adesso insomma possiamo solo accennare. Però diciamo che la politica dell'Ater, che è una politica legata alle risorse, non so se lo sapete, ma l'anno scorso erano stati previsti dei nuovi canoni di affitto che prevedevano un aumento circa del 20% degli canoni attuali, che sono comunque molto bassi. C'è stata una vera e propria rivolta di tutti, a partire dagli inquilini, le rappresentanze sindacali eccetera, alcune a mio parere anche motivate, altre no, perché c'è gente che paga 18-20 euro al mese. Però insomma la media, ecco, se voi volete avere sto dato, la media del canone Ater è di 80 euro al mese, quindi è una media, però insomma non è che poi ci siano delle oscillazioni enormi. Dopodiché, a seguito di tutta questa, diciamo così, insoddisfazione, approfittando della quale l'Ater aveva anche dato la possibilità agli inquilini di acquistare gli appartamenti praticamente senza nessun, come si dice, interesse. Dopo c'è stata questa insurrezione popolare, diciamo così, e la regione è tornata indietro, ha riabbassato i canoni, quindi quelli che avevano pensato di acquistare hanno rinunciato, perché alla fine evidentemente hanno fatto due conti e a loro non conveniva. E quindi l'Ater ha visto diminuire in modo importante, non parlo solo dell'Ater Treviso ma anche delle altre 6 che abbiamo nella nostra regione, la previsione di entrate. Chiaramente l'Ater lavora con i proventi degli affitti e poi con i vari bandi a cui partecipa. Quindi diciamo che è una situazione complessa. In questo momento senza dubbio possono aiutare tutti questi bonus che stanno venendo avanti. Per cui concretamente anche nella nostra città ci saranno degli interventi migliorativi su alcuni stabili, alcuni appartamenti. Quello che noi abbiamo chiesto esplicitamente ieri al Presidente, ma insomma gliel'avevamo anche già anticipato, è di accelerare la tempistica rispetto agli interventi necessari per il ripristino degli appartamenti. Chiaro, se ci sono grossi lavori da fare, bisogna che facciano la gara, che abbiano, però soprattutto per i piccoli lavori noi abbiamo dato anche la nostra disponibilità ad intervenire direttamente con fondi o con personale nostro, anche con fondi nostri, che poi comunque va tutto rendicontato a fine anno, perché c'è una convenzione nella gestione anche economica degli appartamenti, e quindi diciamo che piccoli passi per quanto riguarda l'edilizia residenziale pubblica li stiamo facendo e si vedranno anche i risultati. Certo è che questo è un momento tragico, perché con gli sblocchi degli sfratti ogni giorno arrivano segnalazioni di persone che si vedono davanti un baratro. A questo punto, forse ve l'avevo già detto, stiamo lavorando con la prefettura per trovare una possibile, come posso dire, soddisfazione reciproca sia degli inquilini sia anche dei proprietari, dei piccoli proprietari, perché se voi guardate ci sono tantissimi appartamenti chiusi anche a Vittorio. I piccoli proprietari hanno paura, non si fidano, perché poi hanno paura che l'inquilino non esca più e rimangano solo degli insoluti. Per cui da questo punto di vista la prefetta sta facendo un bel lavoro e ci troviamo ogni 15 giorni e ogni volta facciamo dei piccoli passi. Speriamo di
di trovare almeno una soluzione parziale prima dell'effettivo sblocco oppure lo sblocco ci sarà, ma anche poi della realizzazione, perché non è che con lo sblocco degli sfratti il giorno dopo uno si trova per strada, ci sono i 3, c'è tutta una procedura abbastanza lunga e complessa. Diverso è il tema invece dell'edilizia, diciamo così, come la possiamo chiamare, popolare, non lo so, su cui evidentemente penso che il luogo dove discuterne sia il prossimo PAT, perché lì si tratta proprio di capire dove vogliamo andare. Per quanto riguarda il personale, allora, noi abbiamo pensato e attuato, non l'abbiamo ancora completata, ma siamo a buon punto, una riorganizzazione che pesante, importante dal punto di vista anche proprio del pensiero, dove, come avete visto, abbiamo i 2 dirigenti, alcune deleghe sono rimaste poi al segretario generale, ma insomma 2 dirigenti molto forti. Abbiamo reso più pesanti anche dal punto di vista economico, pur con i limiti del nostro bilancio, ma impegnando tutto ciò che si poteva, le posizioni organizzative, che quindi hanno accentrato, diciamo, delle responsabilità di coordinamento poi degli uffici. Chiaro, è una modalità operativa, adesso io non posso dire l'abbiamo pensata, l'abbiamo messa in atto, adesso stiamo vedendo i risultati, alcuni senza dubbio migliorativi, in altri punti ancora ci sono delle forti criticità, però almeno abbiamo, diciamo, siamo partiti con un disegno sul quale stiamo lavorando, seppur con dei correttivi laddove ci rendiamo conto che ci siano delle particolari criticità. Il Keep Your Job Be Smart è un progetto che si lega a questa idea del potenziamento delle PO, perché l'effettiva ricaduta anche già ormai attivata, messa in atto, ecco, più che perché sta prendendo il via, la vera azione, la vera ricaduta concreta che sta avendo su di noi è proprio questa di fare una cosa che sembra logica, cioè far dialogare le PO, ma evidentemente non era mai stata fatta in modo strutturato, cioè nel senso che le PO si parlavano, è giusto, no? Quando si lavora insieme, condividere obiettivi eccetera, si parlavano ma forse non in modo così strutturato, per cui adesso si stanno dando è stata fatta una programmazione di questi incontri periodici dove condividere obiettivi comuni, per cui diciamo che anche questo va proprio nella direzione di una riorganizzazione e un po' alla volta di un migliore. 6 o 7? Le PO? Già 10? No, 10? 10, ok, scusate, 10. Va bene. Prego? Con l'ufficio legale, sì. Con l'ufficio gare, sì, ecco. Poi abbiamo previsto, l'abbiamo già deliberato, l'istituzione dell'ufficio gare, che è un'unità nuova che non esiste, nel senso che attualmente sia la parte tecnica che la parte, diciamo, più legata ai servizi e alla persona si arrangiano, ciascuno poi al proprio interno, addirittura nella preparazione e partecipazione alle gare. Abbiamo pensato invece di istituire questo nuovo ufficio dove avere una PO dedicata e delle persone che si occupano la partecipazione a gare e sì, com'è la gare? Vabbè, alle gare, insomma, ecco, esatto, trasversalmente per tutti gli uffici. Sì, la provincia fa stazione appaltante per le gare superiori a, non mi ricordo quant'è il limite. Sì, ma comunque quelle più importanti, le altre. Però, non so, adesso abbiamo fatto la gara, per esempio, per la mensa, per dire la provincia fa da stazione appaltante, però tutti i dati glieli dobbiamo dare noi e poi la verifica fare noi. I capitolati li facciamo noi. Grazie. Grazie Assessore. Volete continuare? Non so, Sindaco, prego. Sì, non sarei capace di tenere di trattare certi argomenti, ma il consigliere Dus parlava di
acque, no? E noi le acque dal punto di vista così igienico e di trattamento ci serviamo della nostra Piave Servizi, ma operiamo anche noi e dialoghiamo con la Piave Servizi, e in quel senso abbiamo suddiviso i 2 capitoli. Una cosa è la salvaguardia delle acque di adduzione, e in questo senso proprio da questo Consiglio Comunale qua poi è partita quella lettera famosa che ha generato anche un'unità operativa all'interno di Piave Servizi appositamente dedicata alla salvaguardia delle fonti. Circa le fognature, so che la rete fognaria vittoriese è molto estesa la città, e conseguentemente negli anni si è esteso molto in questa rete, solo che pochi erano i cittadini che erano allacciati, per cui era cominciata anche un'azione di Piave Servizi che faceva arrivare a fiotti queste richieste di allaccio, cosa che fra l'altro generava anche qualche problemino, perché non sempre costa poco, anzi è abbastanza costosino accedere appunto a questo servizio qua, e non tutti erano pronti a ottemperare. Comunque la cosa sta continuando. Ricordo che abbiamo collegato la parte nord della città col resto della rete grazie al traforo, perché abbiamo potuto operare su Serravalle. Il lavoro è già stato fatto e la parte nord si è così collegata. Ecco, volevo dire questo. Circa TLC, un altro appunto che ha fatto lei, consigliere, quel punto che lei ha ricordato era dovuto al fatto che ancora con l'amministrazione da Re avevamo pattuito una serie di cose con TLC in cambio di certi impianti nostri, sottoservizi nostri, che erano stati utilizzati da TLC per stendere la sua rete di fibra ottica. Fra le cose che ottenemmo ci fu anche un certo numero di hotspot che sono attivi, e noi volevamo completare perché quella volta era stato pattuito che ci dovessero essere degli hotspot anche all'interno dei nostri edifici museali, teatro, eccetera. Quelli non furono mai fatti e si intendeva poi farla. Che il fatto adesso che ci sia la ASCO che vende la sua frazione detta TLC che tratta di queste cose qua non cambia l'obiettivo. Grazie Sindaco. Ci sono prenotazioni? Consigliere De Antoni. Sì, segnalo che la mia richiesta sull'impegno per la presentazione del DUP, nessuno ha risposto alla mia richiesta, spero che nella seconda tornata possiate rispondere. Fermandomi un attimo solo su alcuni punti dello stato di attuazione dei programmi, anch'io ho rilevato che ci sono degli assessorati che hanno prodotto tanti documenti, occupando quasi un terzo di tutto il documento, altri che l'hanno trattato in maniera più così, lasciando un po' passare e limitandosi ad aspetti, diciamo, burocratici, tipo abbiamo approvato il regolamento, tipo è entrata in vigore la legge, oppure il Covid non ci ha consentito di fare. E mi soffermo solo su 2 o 3 punti. Uno ha toccato anche il consigliere Dus, no? Promuovere l'efficientamento adeguando per garantire la qualità dei servizi e la semplificazione degli adempimenti a carico dei cittadini anche in relazione alla restrizione Covid. C'era un punto appunto che diceva questo, però le cose non sono tanto cambiate, cioè uno sforzo anche semplice senza spendere soldi solo di tipo organizzativo potrebbe essere fatto. Segnalo ad esempio quando si telefona agli uffici, risponde subito la prima risposta, se telefono al centralino, dice prego attendere, la comunicazione verrà inoltrata. Se lei chiama il centralino, nessuno di voi lo chiama probabilmente, ma se capita di chiamare rispondono così. È un brutto segnale, no? Cioè
perché comunque c'è una persona che risponde, perché è rimasta dentro questa voce fino a poco tempo fa, una settimana fa, 10 giorni fa l'ho provata, adesso non ho provato in questi giorni, ma c'è questa cosa. E il discorso dell'accesso agli uffici dell'anagrafe, no? Migliorare l'accessibilità. Anche lì io non nego che l'idea sia giusta, quella dell'ufficio, però est modus in rebus diceva quello, cioè bisogna essere un pochettino più elastici, ecco, perché poi, cioè, le persone, se voi non credete, ma le persone sono in difficoltà, anche persone mature che hanno anche figli, che vanno a scuola, che magari sanno usare anche, però non sono in grado di entrare, io ci ho provato perché c'era una persona che mi chiedeva, cioè sono arrivato in fondo, non potrei dire che non sono arrivato, però cioè, non è semplicissima la cosa. Anche il discorso dello SPID, no? Perché tutti ci nascondiamo dietro sto SPID, però anche per quanto riguarda i tributi, no? Tra l'altro era previsto che si mandassero le comunicazioni a casa, da qualche parte c'era scritto, no? Nelle iniziative che dovevamo prendere per facilitare l'accesso, era sì qui, e dice semplificare e rendere più efficaci i rapporti con i professionisti, predisposta alla modulistica e avviate le attività volte, no ho sbagliato scusate, comunque quel discorso dell'ufficio tributi, quello non è stato fatto perché c'è scritto adesso c'è lo SPID e accedete, provate, ecco, cioè almeno la password è sbagliata, ma era quella dell'altra volta, no, cambiala, poi vabbè. Ok, un'altra cosa, anche sull'accesso agli atti, per gli uffici è legato anche a questo aumento di lavoro per il super bonus sul 110%, non so se ho capito bene che la persona che è stata assunta si è dimessa, può essere che non c'è più, comunque sì, però diciamo non è migliorato ancora niente, ecco, il problema è sempre più grosso. È un problema, ma volevo segnalare perché poi non si dica che non l'abbiamo segnalato. Quindi anche piccoli interventi, ecco, il discorso anche del telefono, ritorno sul telefono, si chiama, hai la fortuna di conoscere l'interno, chiami l'interno e nessuno risponde. Oppure passi al centralino e ti dicono quell'ufficio risponde dalle 12 alle 13. Poi chiami alle 12 alle 13, magari è sempre occupato, oppure magari è fuori. Cioè inventare qualche cosa di semplice, in cui magari, non so se può essere il centralino, oppure c'è una persona che è sempre in ufficio, a cui si passa la telefonata e si segna la persona che ha chiamato. È poco, cioè non costa niente, è solo una questione. Ci sono degli uffici che sono invece perfetti, cioè se non risponde la persona che chiami, risponde un altro, ti prende nota e poi anche ti richiamano. Insomma, se lo fanno gli altri degli uffici lo possono fare tutti, ecco. Va bene, lasciamo stare, non c'è l'assessore Fasan e certe uscite di certi, ma lasciamo stare. C'era un'iniziativa che a pagina, sempre sulla valorizzazione delle risorse finanziarie e strumentali, dice partecipato a 2 bandi per la rigenerazione urbana, e sappiamo quali sono, 2 bandi per le scuole e poi 1 per la messa in sicurezza della viabilità. Non ne ho mai sentito parlare, se qualcuno mi dice di che cosa si tratta, solo per essere informato. Poi c'era, il discorso dell'IPA, il discorso del PEBA, no? Allora, c'è scritto che non è ancora stato avviato e verrà avviato il secondo semestre. Allora, è una di quelle cose che l'assessore Fasan, che adesso è uscito, non gli piace tanto probabilmente, no? Perché già l'anno scorso avevamo approvato in variazione di bilancio l'inserimento di 200.000 euro che dovevano servire per il PEBA, quindi parlo del 2020. È un problema che tutti sentono, è un problema che dovrebbe essere facile da risolvere perché è già stato fatto un piano che tutti hanno lodato e tutti hanno detto che era bellissimo, cioè non siamo riusciti in più di un anno ancora ad attivarlo. Verrà attivato nel secondo semestre, aspettiamo il secondo semestre, ma non dovrebbe essere così complicato realizzare alcuni degli interventi che sono stati indicati in quel piano. Ci sono altre 2 cose, finisco. Una riguarda la qualificazione dei servizi bibliotecari, punti di accesso all'informazione e alla cultura. Allora, promuovere la biblioteca, qui si parla della biblioteca, un tema di cui parleremo dopo. Promuovere la biblioteca come centro aggregativo e di soddisfazione. Predisposto un intervento di adeguamento Covid della sala incontri della biblioteca, vabbè, insomma.
A seguito dell'avvio della procedura di gara per l'affidamento di un soggetto esterno del servizio bibliotecario a supporto del personale dipendente, dal 1 luglio sono stati ampliati gli orari. Bene. È in corso un dialogo con il seminario per mettersi d'accordo sul deposito del materiale bibliografico nei locali del seminario. È iniziata la campagna di revisione del patrimonio librario. Dopo il sopralluogo che abbiamo fatto l'altra settimana, mi sembrava che il problema più Consigliere grosso deve stringere perché... Sì, ho quasi finito, però eravamo d'accordo, Presidente, che non essendo intervenuti sul eravamo punto 3, esiste il un regolamento. minuto, dai, abbiamo pochissime occasioni in cui si può parlare, e il Sindaco mi dice anche, mi dà ragione, anche a meno... Ok, esiste un regolamento, devo rispettarlo. L'ultimo punto che volevo toccare era il punto 5.2.1, incentivare il riuso del patrimonio esistente. Proseguire nella ricerca di possibili sinergie con i privati per il recupero e la valorizzazione di Villa Papadopoli e per un destino utile all'ex Mafil, progetto che si chiama Azione. Cose fatte per quanto riguarda Villa Papadopoli? Abbiamo acquistato, è in corso di acquisizione l'ex rifugio antiaereo all'interno del parco della villa. Se questa è l'unica azione che abbiamo fatto, è poco. L'altro è pubblicato il bando per l'alienazione del Mafil. Ok, cioè il problema del riuso del patrimonio esistente è enorme, ne parleremo nel PAT, perché poi sto PAT non può essere proprio tutto, no? Però comunque ne parleremo, però insomma in 6 mesi fatto questo, diciamo, magari ci sono delle azioni, sì, quando uno legge il giornale capisce che c'è qualcuno che ci sta lavorando su certe cose, però credo che il momento in cui di queste cose si deve parlare sia il Consiglio Comunale, ho finito, sia il Consiglio Comunale, quindi cercate un attimo di... Grazie. Consigliere Bagliana, prego. Allora, il secondo intervento lo vorrei dedicare alla questione del turismo, il rilancio del turismo, che mi sembra sia una priorità riportata anche nel vostro programma, e collegarla direttamente alla questione della cultura. Già l'anno scorso avevamo espresso la necessità di elaborare un progetto sulla gestione dei beni storico-culturali di tutta la città, un progetto di ampio respiro che interconnetta tra di loro i musei pubblici e privati e i monumenti storici collocati in molti luoghi della nostra città. Mi fa piacere vedere che tra le azioni è stato inviato un progetto di acquisizione di parere relativamente all'analisi del patrimonio museale per la valorizzazione dell'esistente e per l'apertura delle sezioni archeologiche del Museo del Cenedese. Allora chiedo, l'assessore alla cultura non è in aula, ma se qualcuno di voi può rispondermi, chiedo se questo progetto corrisponde esattamente a quello abbinato all'obiettivo. La questione che però vorrei sottoporre all'attenzione dei consiglieri è che non vorrei sbagliarmi, ma molto spesso mi capita di vedere il Museo del Cenedese chiuso nei giorni feriali, sempre, cioè, e soprattutto nel mese di luglio ed agosto. Quindi ora penso sia utile verificare l'apertura di almeno l'unico museo pubblico attualmente a Serravalle, e chiedo che, cioè a me desta veramente sconcerto e mi sconforta quando vedo turisti durante la settimana, e non sono pochi quelli che frequentano la nostra città e soprattutto Serravalle durante i giorni feriali, e soprattutto nel mese di luglio e agosto vederli che trovano il Museo del Cenedese chiuso. Quindi questa io credo sia una priorità da affrontare nell'immediato, se riusciamo anche possibilmente per il mese di agosto, e cercare di dare almeno degli orari di apertura durante questi giorni. Altra cosa è la stessa cosa all'Oratorio dei Battuti, cioè è veramente dispiacere vedere turisti che trovano le porte chiuse e le guide all'esterno che spiegano cosa c'è all'interno dell'oratorio. Cioè penso che non sia neanche qualificante per la nostra città, e veramente, già l'avevo visto l'anno scorso, ma l'anno scorso c'era la questione del Covid, quest'anno insomma stiamo cercando di riprendere possibilmente tutte le nostre attività, quindi credo che questa sia una cosa assolutamente da riuscire in qualche modo a trovare una soluzione. Viceversa il Museo della Battaglia mi sembra abbia un orario di apertura anche durante i giorni infrasettimanali. Ecco, questo in particolar modo. Per quanto riguarda la parte culturale, mi abbinerò alla questione della biblioteca in un secondo momento. Vorrei sottolineare invece la questione del turismo sulla Valle Pesina,
perché ancora mi sembra che la piazzola dei camper non sia attiva, e fa sorridere perché è ancora al palo questa situazione. E io non so quali sono gli elementi di difficoltà per risolvere questa questione. A 2 anni dall'insediamento ancora il risultato non è raggiunto, e io mi ricordavo l'assessore Fasan quando predicava in minoranza per l'apertura della piazzola della Valle Pesina, però ancora adesso niente. Quindi io avevo chiesto all'assessore qua di spiegare quali sono gli elementi insuperabili. E altra piccola, non piccola, insomma, questione che la cito sempre, ma perché mi sta a cuore particolarmente, è quando parliamo di valorizzazione del meschio. E qui la valorizzazione del meschio, se continuiamo a concedere l'attuazione delle centraline idroelettriche lungo il suo corso, non vedo come riusciamo a valorizzare il meschio. E sulla questione della centralina di San Giacomo mi riservo al prossimo Consigli Comunali di portare un'interrogazione abbastanza importante, perché come è stata gestita la questione della centralina di San Giacomo non mi trova assolutamente d'accordo, e ho anche delle perplessità sulla trasparenza nei confronti dei cittadini che abitano nelle vicinanze. Ultima cosa che vorrei sottolineare è nelle azioni c'è scritto che per quanto riguarda l'ambiente, il complesso ex Carnielli, presidiare i procedimenti a carico dei privati relativamente alle coperture in amianto e alla presenza di cromo isovalente sito ex Carnielli, e a fianco c'è nel stato di attuazione intervento realizzato nel 2020. Allora, a me risulta che il privato, come da normative di legge, abbia fatto una valutazione sulla situazione dell'Eternit, e questa me la ricordo in commissione urbanistica, ma non mi risulta che sia stata fatta altrettanta valutazione per quanto riguarda la valutazione del cromo isovalente. Le ultime analisi effettuate risalgono al 2017, dove nei pozzi P2, P4 e P4C furono rilevate quantità superiori ai limiti di legge per quanto riguarda il cromo isovalente e pure il cromo nel pozzo P4C, e i risultati dell'indagine 2017 fecero emergere che i valori erano maggiori rispetto all'indagine del 2013, quindi erano in aumento. Quindi chiedo all'assessore competente di verificare, in base anche alle normative vigenti sul monitoraggio, la possibilità di attuare un'altra campionatura, visto che la bonifica mi sembra che sia ancora andrà per le lunghe, e quindi non sia imminente la bonifica, e quindi chiedo se è il caso di fare anche un'altra valutazione, visto che i cittadini hanno diritto di sapere. Grazie. Grazie consigliere Balleana. Consigliere Dus. Assessore Fasan c'è, ma non si vede. È qui, dietro le quinte. Volevo chiedergli anch'io 2 cose. La prima è l'area camper. La famosa area camper che ci dice ogni consiglio comunale che sta predisponendo il bando, sta facendo questo, sta facendo quell'altro, l'area camper è ancora chiusa e non è stata ancora attuata, come leggiamo a pagina 49, eppure ci promette sempre, ci dice sempre che verrà aperta imminentemente. L'altra considerazione che facciamo all'assessore Fasan, che però chissà quando e se ci risponderà, è che di quanti soldi ha bisogno l'assessore. Lo vedremo dopo. Faremo una variazione di bilancio per 585.000 euro per incarichi. Non vorrei che spendessimo tutti i soldi per gli incarichi e dopo non ne rimangono più per realizzare le opere. Perché, scusate se insisto, ma sulla Valle Pesina ci sono attualmente 3 incarichi di progettazione. La somma degli incarichi di progettazione è più alta di quelli degli incarichi del PAT. Costa di meno fare il PAT che fare la progettazione sulla Valle Pesina. Ecco, se un giorno magari ci fa vedere anche lo stato di avanzamento della progettazione, perché io ho fatto una richiesta di accesso agli atti su una vicenda legata al fatto che compariva uno studio preliminare sulla Valle Pesina, uno studio di 18.000 euro, e che però questo studio ancora non l'abbiamo visto. Però ci verrà presentato anche questo.
lo studio che sta facendo è stato presentato 2 consigli comunali fa, sempre sulla Valle Pisina, lo studio Frison, era quello di Belluno, non mi ricordo. Quanto era costato quello? 16.000? 24.000 euro, vabbè. Sono 2 interventi. Cioè, per carità, sappiamo che è un'area degradata. Non vi sentono, è inutile fare interventi, continui pure. Sappiamo che l'area è degradata ed è giusto ed è importante che vengano fatti degli investimenti. Faccio solo notare che però in questo momento, ad oggi, per il PAT sono stati dati incarichi per 24.000 e per la Valle Pisina 24 più 18. È una scelta politica e si può anche condividere, però è una cosa che noi vogliamo sottolineare. Anche perché poi i tempi corrono, gli studi preliminari costano molto, come vedete, perché stiamo spendendo cifre, cioè ripeto, dopo faremo una variazione di bilancio, di soli studi spendiamo in questa variazione 500.000 euro, oltre 500.000 euro. Però dopo bisogna anche realizzarle queste opere, vorrei che dopo non avessimo i soldi per realizzarli perché abbiamo speso tutto in studi. Cambiando argomento, però, sì, non so dove sia l'assessore, è un po' così, sono delle parole che sto buttando un po' al vuoto, non so, magari mi risponderà il sindaco? A lei le 10 mi risponde lei? Sì, benissimo. Ecco, viene citato, pagina 59, la questione del mercato. Sul mercato eravate rimasti d'accordo tra di voi che veniva avanti uno studio, forse rientra tra i 500.000 euro, non rientra tra i 500.000 euro, 20.000 già spesi, volevo sapere, già messi in bilancio, 20.000 euro di studio, benissimo, volevo capire se c'erano delle risultanze da questo studio e se si poteva arrivare ad una scelta cioè, un punto di caduta, ecco, insomma, su questa cosa qua. Basta. Mi pare di aver detto tutto. Grazie. Grazie, consigliere Dus. Ci sono altre prenotazioni? Vuole rispondere? Prego, sindaco. Beh, alcune provo a rispondere io. Consigliere De Antoni, quella partecipazione al bando per la messa in sicurezza stradale, si tratta della messa in sicurezza della parte, diciamo, più a ovest della vallata. È presente che tra salvapersone e marciapiedi cerchiamo di mettere in sicurezza l'utenza debole dei pedoni, era quello lì. Sì, sì. Il PEBA, sì, è piena volontà di mettere annualmente per poter arrivare a concluderlo, che sarà sempre insufficiente, sappiamo bene, è soltanto il sovraccarico di lavoro dei nostri uffici che sono letteralmente subissati, per cui si va avanti e qualcosa si spera di trovare il tempo poi di farlo, è solo quello. Per la sicurezza dei nostri dipendenti oggi sono arrivati altri 14 per un totale di 16 depuratori dell'aria, disinfettori dell'aria, che sono apparecchi medicali riconosciuti e che metteremo dove arriva il pubblico, nella speranza che anche i nostri dipendenti si espongano un pochettino di più, servendo un po' di più l'utenza. Quindi 2 addirittura le metteremo all'anagrafe, alla biblioteca, dalla polizia locale, oppure negli uffici che sono più popolati di altri, personale, tributi, no? Segreteria, dove ci sono abbastanza operatori o dove c'è l'andirivieni di pubblico. Sono tutte cose che si fa anche per tranquillizzarli e ottenere magari un'operatività maggiore. E circa la biblioteca, la sanificazione era quando si intendeva togliere le moquette obsolete, consumate, polverose che sono dentro, che certamente è un lavoro che
che dovremo fare. Abbiamo posto anche lì i nostri disinfettori filtri per l'aria, perché là è particolarmente... Comunque la biblioteca magari avremo modo di parlare dopo un po' più approfonditamente. Archeologico, sapete che abbiamo l'obbligo di fare prima gli interventi per la messa in sicurezza antincendio. Allora, a che punto siamo arrivati? Stiamo facendo le corse trafelate, perché c'è un fondo cultura alla quale partecipare con il progetto che ci obbliga a partecipare entro il 31 di agosto, per cui abbiamo premuto perché la commissione tecnica sulle deroghe trattasse il nostro caso. Sono stati molto cortesi, ce l'hanno già trattato il 22 di questo mese qua, per cui il progettista adesso sta facendo le corse per fare un definitivo sufficiente per andare in sovrintendenza. Fatto quell'ultimo passaggio là, potremo metterci di buzzo buono e provare a partecipare a questo, perché la cifra finale dovrebbe aggirarsi attorno ai 2,80. Speravamo 200 o poco più, invece sembra risultare un pochettino più alto, poi vedremo in sede di bando cosa sarà effettivamente. Quindi stiamo facendo le corse, anche se non si vede. Circa gli orari, è vero, il Museo della Battaglia lavora su 6 giorni, mentre attualmente il Cenedese su 2, è solo questione di costi. Però abbiamo guardato proprio in questi giorni qua che siamo arrivati a completare il bando per il rinnovo della gestione dei nostri musei, e che sarà anche triennale. Abbiamo lasciato al suo interno una possibilità di adire a un congruo numero di ore straordinarie che saranno esprimibili nelle stagioni più interessanti dal punto di vista turistico. Speriamo che parta in modo tale da poter dosare, ecco, un pochettino nei giorni e nell'orario quelle cose là. La Valle Pisina abbiamo due cose. Uno, quando vi ricordate, l'abbiamo considerata una delle due cose degradate, e quindi, visto che c'erano dei finanziamenti, un bando da partecipare per questi degradi, con Frison con l'architetto Frison abbiamo individuato e descritto quel tipo di degrado, e quello è una cosa. L'altro, che diceva il consigliere Dus, che sarebbe il piano turistico, è quel piano che abbiamo finanziato e che l'ho visto è quasi completato, dove che si analizzano tutti i punti che potremmo recuperare a fini turistici lungo il percorso della ciclabile. Il primo dei quali è la palestra di Roccia, l'ultimo dei quali sono le sorgenti del Meschio, in mezzo c'è la spiaggia del Lago Morto, ci sono i sentieri, c'è l'area camper, ci sono le due aree, Laghi Blu e Piana degli Alpini, ci sono un sacco di elementi che, una volta organicati, studiati, pianificati all'interno, potremo intervenire. Specificamente l'area camper manca solo a questo punto della funzionalità della sbarra e di una struttura dove le signore lavano i piatti, ecco, che fanno quel minimo di servizio, mentre gli scarichi e quelle robe là sono stati verificati, sono ancora a posto. Ecco, poi cos'altro? Ah sì, no, era nostra intenzione ritardare, risponde lui. Sì, noi l'intenzione che abbiamo è a fine settembre, consigliere. Coincide. Bene. Altre prenotazioni? Se non ci sono altri interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto. Dichiarazione di voto? Beh, passiamo in votazione. Ah, c'è una...
Prego, consigliere Gomero. Chiedevo al sindaco, buonasera, chiedevo al sindaco, non mi ascolta. Chiedevo al sindaco lo stato di attuazione della pulizia dell'area Carnielli, come che ha chiesto la consigliera. A che punto sono? Sta ditta qua sta andando avanti o è tutto fermo là? Perché noi, anche noi di maggioranza, non sappiamo niente. Hanno proseguito altri cantieri, quello lì è fermo, non è fermo. So che a lì sta finendo un grosso supermercato a Conegliano, finito quello penso verrà a Vittorio Veneto. E non solo forse. E non solo quello di Conegliano, anche altri. Vabbè, quello l'ho visto, è enorme. Perché c'è bisogno di altri supermercati perché la popolazione sta mangiando di più e crescendo in dismisura. Forse è mantenuta allo Stato con reddito di cittadinanza. Speriamo sia Quindi vero. no, volevo sapere anche il cromoso valente e tutti quei valori là, se sono stati, come ha detto la consigliera, rivalutati, ricontrollati e chi lo deve fare? Allora, visto che loro sono i proprietari. Grazie consigliere, prego sindaco. L'idea che mi sono fatto io quando siamo andati in provincia ad analizzare il piano di bonifica che loro proporranno, mi sono fatto un'idea ben precisa, cioè che tutte le analisi fatte fino ad oggi erano ampiamente insufficienti a descrivere il fenomeno. Le volte sono più alti, le volte sono più bassi, è perché è piovuto o perché non è piovuto. 4 pozzi, sempre quelli, non descrivono il fenomeno e quindi non riescono a indirizzare l'intervento. Infatti, se ricorda consigliere, l'approccio innovativo che verrà applicato è quello di creare una fotografia tridimensionale di cosa c'è sotto, aumentando di tanto il numero dei pozzi e che vengono poi analizzati alle varie profondità. Alla fine si vedranno in 3 dimensioni le zone con le loro caratteristiche relative all'inquinamento. Quindi quello sarà un intervento che ci dirà con precisione cosa c'è o cosa non c'è, o cosa non c'è più, perché per tanti anni può darsi che qualcosa sia anche stato dilavato, no? Relativamente alla partenza dei lavori, dico che tecnicamente potrebbero già partire, perché un progetto loro ce l'hanno e approvato. È un progetto che è fatto sul loro e quindi tecnicamente nessuno può né fermarli né... È che Ali preferisce che sia complessiva dell'intera zona l'intervento, quindi con l'interessamento di altre proprietà più a sud, per il posizionamento della strada, eccetera, per cui preme perché noi diamo un'indicazione precisa. Noi per darla precisissima al mezzo metro mi occorre ancora del tempo, ma per essere abbastanza precisi di qual è la nostra visione, quasi quasi ci siamo e a breve, a giorni direi, risponderemo qualcosa. Però di per sé, se volevano partire, potevano. Grazie. Consigliere Dus, prego. No, dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto, infatti sì. 2. Prego. Trovo poco elegante che l'assessore Fasan non ci consideri degni di rispondere alle nostre domande. Nel senso che era qua presente e adesso è scomparso, però voglio dire, per carità, io la ringrazio il sindaco che lei naturalmente fa dei vici anche all'assessore, però un assessore il cui comparto ricopre il 60% del bilancio fondamentalmente, poi chiede 540.000 euro nel punto all'ordine del giorno dopo, sì, almeno dire perché gli chiede. E quindi vota? Dichiarazione di voto? Altre dichiarazioni di voto? Bene, allora passiamo. Consigliere Baliana. No, prego. solo per dire che l'attuazione dei programmi, quindi alcune
cose siamo in accordo con le vostre scelte, su altre cose siamo completamente in disaccordo rispetto alle scelte fatte, quindi votiamo contrari. Grazie. Grazie consigliere. Altre dichiarazioni? Non ce ne sono. Allora andiamo in votazione. Per la delibera favorevoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Contrari? 4. Contrari 4. Astenuti? 0. Quindi la delibera è approvata con favorevoli 11, contrari 4, astenuti 0. Basta, questa non serve. Passiamo al punto numero 5 dell'ordine del giorno, bilancio di previsione 2021-2023, assestamento generale con applicazione parziale dell'avanzo di amministrazione 2020. Chiedo al vice sindaco Posocco di illustrare la delibera. Sì, grazie. Grazie Presidente, cercherò di illustrare quali sono i punti più importanti di questa variazione. Prima nella rideterminazione diciamo, che abbiamo fatto, abbiamo visto che la quota Tari, che faceva parte del fondo che lo Stato ci aveva dato nel 2020 per l'emergenza Covid, abbiamo messo una parte vincolata di questa quota di 385.000 euro. Di questi 385.000 euro, nella precedente variazione di bilancio praticamente ne abbiamo spesi 116.000 per il discorso Cofidi, il contributo Cofidi e altri contributi, associazioni in ambito sociale, culturale e sportivo. Rimanevano di questi 385, 260.000 euro avevamo ancora a disposizione 260.000 euro. L'indicazione che diamo come amministrazione è di darli diciamo, a Savno per la riduzione delle bollette delle utenze non domestiche, a cui si sommano un contributo, sempre un fondo statale di 249.000 euro, e questo ha proprio la destinazione riduzione quote Tari non domestiche. Quindi mentre per i 260.000 euro li potevamo spendere come maggiori spese in ambito del comune, in ambito emergenza Covid, li potevamo dare come utenze domestiche, così i 260.000 abbiamo deciso di utilizzarli per la riduzione delle bollette del non domestico, che si sommano ai 249.000 euro. Quindi a Savno arriveranno circa $500.000 di euro per la riduzione delle bollette non domestiche del nostro comune, giustamente. A quanto ammonta la quota non domestica annuale che le attività produttive pagano a Savno? A 850.000 euro. Quindi questi 500.000 euro veramente sono un grosso aiuto che nella prossima bolletta le attività produttive si troveranno. Devo dire una cosa, con Savno ci sentiremo per vedere, perché non tutte le utenze non domestiche hanno avuto ripercussioni a causa Covid, tipo i supermercati, mi permettano, dare una riduzione Tari ai supermercati non ci piace, quindi discutiamo con Savno per vedere se possiamo escludere certe attività che dell'emergenza, purtroppo per fortuna, ne hanno anche beneficiato. Entrano sempre dal fondo un fondo statale di 116.000 euro finalizzato a misure in ambito sociale, quindi possono essere spesi per solidarietà alimentare o sostegno alle famiglie, come aiuto negli affitti o spese condominiali.
Questo, diciamo, sono le maggiori diciamo, differenze in spesa corrente che riguardano questa variazione. In quota capitale abbiamo, permettetemi, abbiamo degli interventi, piccoli interventi alla viabilità, spese per interventi strade, eccetera, eccetera. Poi entro nel discorso collaborazioni che avete anticipato nel precedente intervento. Le collaborazioni, gli incarichi non sono i 500.000 euro, non so dove avete trovato questo dato, però poi se me lo dite perché no. Allora, in spesa corrente gli incarichi saranno previsti di 55.000 euro e riguarderanno gli incarichi per il discorso UNESCO, quindi servizi, patrimonio, urbanistica, la grossa parte. Ci sarà l'incremento del fondo per la progettazione di 170.000 euro. Quindi incrementiamo un fondo che probabilmente, visto che abbiamo fatto tanti progetti, visto che abbiamo pagato tanti progetti, adesso si trova senza soldi. Quindi non significa che spendiamo tutti i 170.000 euro, significa che ne mettiamo 170.000 euro. Possono servire tutti? Sì, se servono tutti vuol dire che siamo bravi, facciamo tanti progetti, li portiamo avanti. Di questa parte poi vedremo quanto ne utilizziamo col prossimo rendiconto. Dopo ci sono incarichi tecnici per progettazione in ambito opere pubbliche di 135.000 euro. Cosa riguardano queste? Allora, al di là che è un progetto per Ceneda, Piazza Duomo, in particolare, dobbiamo prendere per mano Ceneda e quindi ci sarà un incarico per Piazza Duomo. Ci sarà un incarico per la pubblica illuminazione, quindi sarà da fare una gara per la pubblica illuminazione. Ci saranno dei progetti per interventi alla scalinata per andare verso la stazione o per la stessa scalinata del municipio che versano in condizioni abbastanza, diciamo, non adatte a un comune come Vittorio Veneto. Quindi queste sono le spese per progettazione che proponiamo in questa variazione di bilancio. Poi se c'è altro sono qua. Grazie Vice Sindaco, è aperta la discussione. Consigliere De Antoni. Allora, ho cercato di esaminare anch'io con attenzione tutti i numeri, ce ne sono alcuni che non combaciano, ma comunque adesso cercherò di spiegarmi. Il primo punto su cui volevo fare una domanda all'assessore è stato, me l'ha un po' anticipato, e cioè il discorso di questi 509.000 euro che devono essere trasferiti, che vengono trasferiti alla Savno per ridurre la Tari. Allora, se ho capito bene, diciamo, i soldi che devono essere comunque trasferiti alla Savno sono quelli del fondo 2021, che è il fondo 2021 è circa 260.000 euro, 249.000 euro. Poi quelli sono obbligatoriamente da trasferire alla Savno per riduzione della Tari per le attività produttive. Per le attività produttive, non domestiche. Veramente c'è scritto a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure, quindi non a tutti. Quindi ecco, ci doveva essere un regolamento e quindi pensavo che fosse compito, o come dire, penso che spetti al Comune definire anche come la Savno deve fare queste riduzioni di Tari agli imprenditori. Non so, faccio l'esempio di un'azienda, la Silca, non so, per dire una che probabilmente non avrà avuto riduzioni, ma magari è sbagliato, cioè che non ha avuto riduzioni causa il Covid, perché comunque le chiavi hanno continuato a venderle, cioè a questa qua gli consentiamo la riduzione della Tari oppure no? Cioè ci deve essere un regolamento, un'indicazione che io credo sia necessario che l'amministrazione la dia nel trasferire i soldi. Ecco, e questo vale per i 260, scusi, mi confondo sempre, 260.000 euro, 49. Gli altri 260.000 sono quelli che erano 380.000, 120 circa li abbiamo già usati,
questi 260 potremmo usarli anche direttamente noi per fare delle cose a favore della popolazione in generale. Prego? Maggiori spese? Sì. Okay. Sì, ma possiamo intervenire come possiamo intervenire anche a favore delle utenze domestiche in teoria. Possiamo chiedere che vengano fatte, che questi soldi vengano dati alle utenze domestiche se vogliamo restare all'interno della Tari. Quindi credo che sia importante che l'amministrazione dica esattamente quello che vuol fare. Ho capito stasera che l'assessore ha detto che tutti i 509.000 euro vengono dati alla Savno per intervenire a favore delle utenze non domestiche. È questa la decisione. Io non la condivido. Ok. Detto questo, volevo capire il discorso del fondo di rotazione per le progettazioni. Chiedevo se c'è un regolamento che prevede questa, ma credo che sia semplicemente un stanziamento di bilancio in entrata e in uscita per dare incarichi per progettazioni, e questi soldi, una volta anticipati per dare l'incarico al professionista, quando non abbiamo ancora il finanziamento dell'opera che vogliamo realizzare, quando arriverà il finanziamento dell'opera si prendono dal quadro economico di progetto questi soldi e si rimettono nel conto. Di questi, oggi mettiamo 170.000, ce n'erano già 100.000 nel bilancio 2021. Quindi sono in totale 270.000. Volevo chiedere, ma non ho fatto tempo a chiedere in commissione, quanti di quei 100.000 sono già stati spesi, però in teoria è come una cosa che può essere ampliata anche a 500.000, nel senso che l'importante è essere certi che prima o poi questi fondi rientrano. Siccome mi è sembrato di capire dall'intervento dell'altra volta di un assessore che comunque lui è uno che partecipa a tutti i bandi. Partecipare a tutti i bandi significa anche non essere tanto sicuri che poi il progetto verrà finanziato, quindi una certa attenzione probabilmente bisognerà tenerla, perché se andiamo dietro a qualunque bando viene fuori per qualunque cosa noi partecipiamo, mi sembra che sia un po' rischioso, ma ad ogni modo, ecco, oltre agli importi che ha correttamente poi elencato l'assessore di 135.000 per incarichi tecnici di progettazione in ambito opere pubbliche, 55.000 per incarichi vari, ci sono i soldi che erano stati inseriti in bilancio dopo gennaio con la variazione di bilancio fatta con la delibera numero 15, sono 25.000 euro per incarichi per strumenti urbanistici, 80.000 euro per incarichi tecnici per progettazione di opere pubbliche e 10.000 euro per un totale di 490.000 euro. Questo è il totale che viene fuori, oltre ai soldi che c'erano già in bilancio all'inizio dell'anno, che erano pochissimi, c'era anche un intervento per rispondere, visto che non avete risposto al consigliere Dus, c'era anche una previsione di 160.000 euro per un incarico per, l'ho scritto qua, per i tributi, per recuperare IMU, Tasi, eccetera, che 160.000 euro. Per questo chiedeva il consigliere quanti soldi abbiamo recuperato grazie a quell'incarico, perché non siamo in grado di dirlo, è chiaro, però il costo di quell'incarico è 160.000 euro. Allora, oltre a queste cose qui, diciamo, relative alle spese tecniche, ci sono poi, anche in questa variazione di bilancio, quella che io ho chiamato una miscellanea di piccoli interventi per piccole spese, ma che vanno sempre a finire a favore di un certo assessorato. Allora, 15.000 euro per patrimonio arboreo, 20.000 euro per parchi e giardini, 6.300 euro per interventi per spese in ambito ambientale, 10.000 euro per servizi cimiteriali, 20.000 euro per segnaletica stradale, 30.000 euro per viabilità, manutenzione cimiteri, 30.000 euro ancora, 70.000 euro per edifici scolastici, 64.000 euro per rinnovo impianti termici. Cioè a giugno del 2021 abbiamo fatto il bilancio 6 mesi fa, vengono fuori tutta questa serie di interventi. Devo aver dimenticato altri 2 interventi, 28.800 per ambito viabilità e infrastrutture stradali e 79.200 per... io vado a leggere le carte e c'è scritto così. Allora io ribadisco all'assessore che non c'è e ogni volta glielo dico. È possibile che si debbano fare, cioè ogni 3 mesi 5.000 euro in più, 2.000 euro in più, cioè che tipo di interventi sono? La programmazione. Che cos'è la programmazione anche di questi interventi? Si potrà fare un minimo di programmazione? Oppure corriamo dietro a tutte le singole richieste che arrivano in municipio per le cose? Ecco, io credo che su questo tema, se l'assessore non mi ha potuto ascoltare, ma gli riferirete, ma credo che sia
un obbligo dell'amministrazione, quindi della Giunta, definire questa cosa, perché anche l'anno scorso, se vi ricordate, su ogni variazione di bilancio c'era una grossa parte di piccoli interventi di questo tipo. Credo che sia arrivato il momento di, non voglio dire di smettere di fare questi finanziamenti, ma di programmarli in maniera diversa. Questo credo che sia un obbligo degli amministratori, perché poi se no rischiamo anche di fare qualche atto fatto in ritardo, no? Perché Dus non ha detto, no? Però quel famoso incarico per la Val Lapisina affidato a IAM Progettazioni, che poi era un'altra cosa, però l'architetto Frison aveva detto che era un progetto per l'attività turistica in Val Lapisina fatto dallo IAM Progetti, c'è scritto così nello studio. Allora avevamo chiesto in quella sede, ma l'incarico è già stato dato? Sì, è stato dato, poi abbiamo visto dalle carte che è stato dato il 17-12 di giugno e la convenzione allegata prevede che la consegna venga fatta entro il 30 giugno. Segretario, siccome sono successe tante cose di questo tipo, che facciamo l'incarico al mattino e al pomeriggio portano il progetto, vedi i progetti di San Giacomo adesso chiudo, ha ragione il Presidente, vedi l'incarico di San Giacomo per il centro familiare, là cos'era, capisco tutto, ci sono dei momenti in cui per il 31 agosto si deve fare quella roba e se la si farà in qualche modo, però non può essere che tutti gli incarichi vengono dati a lavori fatti, insomma, è un minimo di attenzione e soprattutto evitiamo, segretario, che lei è già intervenuto per fortuna, di demandare gli accordi con i professionisti a corrispondenza commerciale, perché non esiste una cosa del genere e questo, come ho già fatto presente al Sindaco, è costato un anno di tempo per gli incarichi che sono stati dati ai professionisti per il PAT. Abbiamo dato l'incarico nel 2019, è rimasto fermo un anno, nel 2020 avete fatto di nuovo l'incarico allegando una convenzione. Nella prima convenzione era scritto che le cose verranno regolamentate da corrispondenza commerciale. Grazie. Risposta del Sindaco, subito. No, volevo una battuta, consigliere. Lei non ha idea dello stato che abbiamo trovato dei nostri impianti sportivi, che pioveva dentro la pioggia, c'erano i secchi a raccogliere la pioggia. Se caldaie scoppiate, erba che aveva invaso le strade di montagna nostra per anni non accudite. Guardi che stiamo intervenendo adesso là in Via delle Fonti, lei che va in giro a passeggiare, lei ci sarà passato, no? Ecco, il disastro, quindi è chiaro che piccoli interventi servono. In 4-5 anni vediamo di rinormalizzare la situazione. Bene, grazie Sindaco. Altre prenotazioni? Consigliere Dus, prego. Sì, l'assessore è alle mie spalle, fa parte, partecipa alla seduta, nel senso, se le faccio le domande lei risponde, non solo per sapere. No, l'assessore viene qua. Domando. Assessore Fasan, venga pure qua che così c'è lo spazio e così. No, perché lei è un vorace divoratore di risorse, no? Pubbliche. Quindi, siccome parliamo di lei che arraffa tutto quello che c'è da fare qui per dare consulenza di qua, consulenza di là, allora che ci dia una risposta puntuale, come l'ha chiesta il consigliere De Antoni, che se vuole glielo presto per qualche consulenza, che è molto puntuale, perché noi stiamo ragionando adesso di questi 585.000 euro, no, di fondi che vengono messi a disposizione sua, praticamente, per tutta una serie di interventi che abbiamo poc'anzi elencato. Il sindaco dice che ha trovato una situazione disastrosa, lei non c'era 2 anni e mezzo fa, se no avrebbe sentito la situazione disastrosa che avevamo trovato noi quando siamo subentrati all'amministrazione da Re. Ecco, perché abbiamo trovato anche noi gli allagamenti all'interno delle caldaie, abbiamo trovato anche noi gli impianti che erano scoppiati, eccetera, eccetera, eccetera. E siamo intervenuti anche noi come sta intervenendo lei. Va bene? Quindi adesso che viene a dire che la città era allo sfacelo e che adesso state intervenendo e tamponando tutte le situazioni, beh, insomma, mi sembra poco onesto intellettualmente parlando.
Io voglio solo evidenziare una cosa, come ha detto il consigliere De Antoni. Si stanno portando avanti tutta una serie di iniziative e interventi. Attenzione che se continuiamo con questo spirito, no, di partecipare a qualunque bando, è una cosa che può andarci bene, possiamo portare a casa una marea di soldi e poi realizzare gli interventi, come può andarci anche male e spendere soldi in progettazione e non riuscire a fare gli interventi. È un rischio calcolato, non lo so fino a che punto, perché ripeto, il consigliere D'Arè parla sempre del Cesana che dava incarichi, perché adesso è finito il mandato e quindi cambierà sicuramente qualcosa. Dava incarichi. Non mi pare che qua si stia facendo qualcosa di diverso. Stiamo dando a 6 mesi e stiamo dando a 500.000 euro 6 mesi, una variazione di bilancio, 500.000 euro di incarichi, adesso non lo so io. Bene, grazie consigliere Dus. Diamo il benvenuto all'assessore Fasan e diamo subito anche la parola. Buonasera a tutti, scusate il ritardo ma ero impegnato in IPA. Ho colto solamente le ultime battute, consigliere Dus. Se posso dire, la gente mi ferma per strada e mi dice finalmente si vede un cambio di passo di questa amministrazione. Non so se lo fanno per farmi contento, però mi sembra che solo quest'anno abbiamo asfaltato 13 strade, adesso non ho ben presente, ma si vede la mano del lavoro. Se il sindaco ha detto prima che abbiamo trovato un disastro, non posso che confermare la sua opinione. Ma anche voi avrete fatto sicuramente il meglio che potevate fare. Parlando di partecipare a tutti i bandi, consigliere Dus, nell'ultima variazione di piano opere pubbliche abbiamo partecipato a 5 bandi. Allora, se posso tranquillizzare i cittadini vittoriesi che sono a casa, diciamo che abbiamo partecipato al bando per l'asilo di Forcal, che è costato come progetto 0 euro perché l'hanno fatto gli uffici interni. Il bando per, quello che mi viene in mente è il bando per sistemare l'asilo di Forcal, l'asilo di San Giacomo, ho dato incarico esterno per 2.500 euro. Cioè investendo 1 euro rischio di portarne a casa 1.000, ed è quello che io vi ho sollecitato e rinfacciato per 5 anni in opposizione. Qui non si vedono finanziamenti, ma nemmeno andate in cerca di prendere finanziamenti. Giusto? Poi abbiamo partecipato a un bando di rigenerazione urbana che corriamo il rischio di prendere 5 milioni di euro, abbiamo speso come 14. Se vogliamo mettere i puntini sono le cifre, perché qualcuno a casa può preoccuparsi. Questi qui investono un sacco di soldi sui progetti, poi non portano a casa il finanziamento e ci rimettiamo. Mi sembra che di tutti i 5 progetti che gli ultimi 5 che abbiamo partecipato, ho investito qualcosa come 20.000 euro, ma portiamo a casa 8 milioni e mezzo di euro. Non ho ben presente la cifra, ma non è. Sono progetti di fattibilità e non sono nemmeno cofinanziati. Pertanto se prendiamo il finanziamento è al 100%. Se poi voleva, se posso rispondere a qualche domanda che mi sono perso. Vabbè, verrà risposto il sindaco, perché quello che faccio io lo faccio tutto in accordo con il sindaco e con la giunta, pertanto chiunque di noi è in grado di rispondere a qualsiasi domanda. Però ho voluto puntualizzare che gli investimenti sono esigui di fronte alla possibilità di prendere soldi in Europa. E d'altra parte io penso che, e mi auguro che parta la stagione del Recovery Fund
e che dobbiamo avere tutti i progetti pronti. Anzi, ti dirò che se posso, per fine agosto, cerco di partecipare a altri 2 bandi, sempre adoperando le risorse interne del Comune. Questa è la mia, non puoi contestare, ma questa è l'evidenza. Grazie, Assessore Fasan. Se c'è qualche altro intervento. Consigliere Balliana. No, io volevo solo agganciarmi all'intervento che ha fatto il consigliere De Antoni per quanto riguarda il discorso che più di una volta troviamo nelle variazioni di bilancio continui investimenti rispetto alle spese in ambito di manutenzione dei parchi, dei giardini, dell'ambito ambientale, del patrimonio arboreo, e continuamente vengono adesso io dovrei andare a vedere tutte le variazioni che sono state fatte per avere una cifra complessiva, è perché non ce l'ho adesso. Però quello che volevo sottolineare, l'avevo sottolineato anche le scorse volte nel mio intervento, è che se noi avessimo un piano del verde, e ritorno su questo concetto, perché fra poco sarete costretti a farlo, perché le normative per quanto riguarda gli appalti prevedono che per spese superiori a 40.000 euro ci siano gli appalti, ma voglio dire, se ci fosse un piano dove sono previsti, perché il piano verde lo prevede, tutti gli interventi di manutenzione, tutti catalogati, tutti gli sfalci che ci vogliono, cioè un piano generale in modo da avere fin dall'inizio dell'anno la cifra reale quasi di quello che sarà l'importo da spendere rispetto a questo. Io non sono contraria alle spese, però vorrei che fosse quantificata in modo preventivo all'inizio dell'anno e in modo consultivo alla fine dell'anno, e che fosse ricercata anche una certa possibilmente anche cercando di risparmiare qualcosa quando ci sono degli appalti grossi. Questo volevo provare a spiegare, e quindi vedo che non ci siamo ancora rispetto a questa idea. Io penso che dai prossimi provvedimenti sia necessario, se non in quest'anno, il prossimo anno sia anche previsto dalla legge. I famosi CAM. Grazie, consigliere Balliana. Se vuoi rispondere, Balliana. Prego, consigliere. Allora, consigliere Balliana, lei ha ragione, stiamo già adoperandoci per fare un piano complessivo, cosa che è stata fatta nel 1985 e poi più ripresa per mano da nessuno. Però noi ci adegueremo a questo piano. Quello che il piano opere pubbliche, i finanziamenti, le schede che servono, vengono decise a inizio anno in base ai soldi che abbiamo a inizio anno. D'altra parte le variazioni di bilancio servono a questo, per integrare con dei soldi che a inizio anno non abbiamo, solo per quello. Ha capito? Ecco. E comunque, se posso dire, visto gli eventi atmosferici che succedono in giro, mi sembra che a Vittorio noi siamo fortunati, ma la fortuna anche bisogna meritarsela. Cioè, probabilmente qualche albero è caduto, ma non sulla strada, perché abbiamo una professionalità dei nostri addetti che hanno sempre prevenuto lo schianto. L'unica volta che si è schiantato è stato dove? Ai giardini pubblici, si ricorda, il mese di ottobre. Perché? Perché avevamo finito i soldi, non potevamo tagliare anche quello, se no andava giù anche quello prima. Invece è venuto giù da solo. Ecco, però i nostri uffici sono una garanzia per i cittadini di Vittorio. A me dispiace che qualcuno sia contrario, però la sicurezza e la salvaguardia del cittadino la mettiamo di fronte, al di là e al di sopra di qualsiasi convinzione. Però faremo il piano come dice lei. Grazie, Assessore. Altri interventi? Consigliere De Bastiani? Sì, buonasera. La sicurezza dei cittadini in primo piano,
Volevo sapere anche se è compresa la sicurezza di chi frequenta la biblioteca civica, se lei sta lavorando su questo. E volevo chiedere all'assessore, che sta preparando tanti progetti che dovranno essere pronti, giustamente, se sta lavorando anche sul progetto appunto della biblioteca, che poi ne parleremo in maniera più estesa, e anche un progetto per il Papadopoli. Volevo chiedere se state lavorando anche su questi punti. Grazie. Allora, io sono solo umilmente l'assessore ai lavori pubblici, faccio lavori. La biblioteca penso che abbia bisogno di altre riflessioni che vanno dalla ristrutturazione, la messa in sicurezza e tutto, però anche la possibilità di mantenerla in seguito. Mi sembra che mi sono già espresso nel Consiglio di quartiere su questa tesi. Sicuramente il bene che rappresentato da Villa Papadopoli e dalla biblioteca va salvaguardato e bisogna investire, però sono investimenti importanti che potrebbero anche condizionare tutto il piano opere pubbliche dei prossimi anni di tutta la città. Allora, io dico, possiamo sicuramente essere pronti per un progetto di sistemazione, però solo se arrivano fondi esterni. Consigliere, guardi, allora questa domanda se vuole le risponderà il sindaco. Io sono solo... Ne parliamo dopo. Come si è già espresso il sindaco, stiamo già pensando alla ricomposizione della piazza di tutta Ceneda, ma è un po' prematuro parlarne. La stupiremo. Quello che non ha fatto lei in 5 anni lo faremo noi in 2 anni e mezzo. Grazie, Assessore. Ecco, già che insiste, consigliere, la stupirò. Dopo c'è una mozione, quindi ne parliamo dopo ampiamente. Altri interventi su questa delibera? Consigliere De Antoni, prego. È un secondo intervento perché mi sono scordato nella foga di prima di chiedere 2 cose. Una è che ho trovato nella variazione quel fondo di 40.000 euro trasferiti dall'ANAS per fare lavori, scusate, 40.000 euro che l'ANAS ci dà per far fare dei lavori al comune. Per che cosa serviranno questi soldi? Prego? Sì. Quindi non è il problema del parcheggio? Cioè il parcheggio non si sa ancora niente di quello, perché c'era il fatto che abbiamo comprato, no, come comune quel terreno e l'ANAS avrebbe dovuto fare il parcheggio. Quindi comunque è ancora in piedi quella cosa. E l'altra cosa che volevo sottolineare, ma solo perché vedendo tutte le determine in cui vengono dati gli incarichi ai professionisti, vedo che la maggior parte degli incarichi sono dati a professionisti non della nostra città. Siccome la scelta... Professionisti, ingegneri, architetti, geometri, quelle robe là, studi Frison e compagni. Cioè, siccome... C'è l'obbligo del ricambio, Sì, c'è l'obbligo del ricambio, ma c'è una certa discrezionalità da parte dell'ufficio per scegliere i professionisti dell'amministrazione. Volevo capire come mai c'è una disposizione per evitare l'affidamento a professionisti locali, oppure se è questa rotazione che probabilmente la precedente amministrazione avrà dato incarichi sempre ai professionisti locali, adesso voi per differenziare, per fare la rotazione affidata agli esterni. Cioè anche gli incarichi di piccole entità vedo che vengono dati a professionisti esterni, mi domandavo perché, insomma. Ecco. Grazie, consigliere De Antoni. Altri interventi prima di eventualmente rispondere ancora? Direi che a questo punto, se vuol dare l'ultima battuta... l'ultima battuta, visto riguardo che prima... la scelta dei collaboratori esterni, l'assessore non ha mai messo lingua, si sono sempre arrangiati i dirigenti e la dirigente è molto attenta che ci sia un ricambio, non più di un incarico all'anno, ma siccome abbiamo un sacco di
opere pubbliche, che mi sembra siamo arrivati a 20, è chiaro che abbiamo coinvolto un bel po' sì. Bene. Noi cerchiamo di fare del nostro meglio, poi se ci riusciamo. Grazie Assessore, direi che non vedo altre prenotazioni, se volete fare la dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Nessuno prenota. Passiamo in votazione. Allora, favorevoli 11, contrari 4, astenuti 0. La delibera è approvata con favorevoli 11, contrari 4, astenuti 0. Passiamo all'immediata eseguibilità. Favorevoli sempre 11, contrari 4, astenuti 0. La delibera è immediatamente eseguibile. Bene, allora adesso passiamo alla delibera numero 6. Allora qua c'è una piccola variazione, nel senso che si è visto, a causa di un aggiornamento che stanno facendo alla delibera, che aveva il titolo aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni, forniture e servizi e modifica del DUP, diciamo che è stato fatto un aggiornamento e si è pensato di rinviare la delibera al prossimo Consiglio Comunale, che sarà molto vicino. Allora, in base all'articolo 52 del regolamento, si chiede il rinvio, comma 2 del regolamento. Quindi adesso pongo in votazione il rinvio del punto numero 6. Favorevoli? 11. Contrari? 0. Astenuti? 4. Allora, il punto è rinviato con favorevoli 11, contrari 0, astenuti 4. Passiamo al punto numero 7. Collegio dei revisori dei conti del Comune di Vittorio Veneto, elezione del Presidente e nomina componenti per il triennio 2021-2024, determinazione del relativo compenso. Illustra la delibera il Vice Sindaco Posocco. Sì, grazie Presidente. Allora, nel 2018 erano stati nominati i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, che scadono il 30 luglio 2021. Quindi è necessario nominare il nuovo organo di revisione per il prossimo triennio. Come funziona? 2 componenti vengono estratti. Sono stati estratti, il primo revisore estratto è il signor Girardi Luciano, e il secondo revisore estratto è la signora o signorina Zenati Silvia. E invece il Presidente è compito del Consiglio Comunale nominarlo, e in base alle candidature che sono arrivate in Comune dopo una manifestazione di interesse pubblicata. Non so se manifestazione di interesse sia il termine giusto, scusatemi, ma comunque sono arrivati 4 curriculum. E questa sera il Consiglio Comunale sarà chiamato a votare come Presidente una di queste 4 persone. I nomi tramite scrutinio segreto. I nomi sono Parisotto Pamela, una professionista di Jesolo, che attualmente ricopre l'incarico di revisore presso il Comune di Belluno, il Comune di Conegliano e il Comune di Verona. Svolge attualmente incarico di revisore, non lo dice. Il signor Galeotto Simone di San Giovanni Lupatoto di Verona, che al momento svolge incarico di revisore per il comune di Abano Terme e Monticello Conte 8. Il signor Michele Genovese di Conegliano, che attualmente svolge l'incarico di revisore presso Vittorio Veneto e Zoppè di Cadore. E Amadori Tiziano di Villafranca di Verona, che attualmente svolge l'incarico di revisore presso il comune di Jesolo.
Allora, Parisotto Pamela, Parisotto e Galeotto Simone, Michele Genovese e Amadori Tiziano. Quindi io adesso, Presidente, questo è, bisogna decidere. Quindi, allora, ripeto, tecnicamente si fa una votazione segreta, chiedo poi agli scrutatori di uscire e di scrutare i voti. Scrutinare, scusate. Scusate per... Sì, no, ecco. E dopodiché, una volta che abbiamo il nome del Presidente, si voterà, come al solito, con votazione palese, la delibera e poi l'immediata eseguibilità. Se c'è qualche domanda, consigliere D'Arè? Sì, vorrei capire, la Presidenza è stata decisa da chi? Cioè è una proposta e vorrei capire se la proposta da chi arriva. Sì, e anche il sindaco. Prego. Ha finito la domanda, consigliere? No, è una cioè, è il primo punto. C'è poi stata la pubblicazione di un avviso pubblico. Funziona così, consigliere D'Arè. C'è un avviso pubblico, chi vuole candidarsi presenta un curriculum e in base alla nuova normativa che è del 18 giugno 2021 il Presidente, no scusate non è del 2021, è del 2019 la normativa, scusate, il Presidente viene eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto in base alla presentazione dei curriculum. L'ordine con cui è stato presentati i nomi è in base all'ordine di ricezione dei curriculum. Un attimo, oppure la Presidenza viene decisa da qualcun altro? No, il Presidente viene deciso dal nome che viene votato stasera. Il nominativo del Presidente, c'è qualcuno che ha fatto i nominativi? No, le spiego perché e voglio essere chiaro a tutti. Allora, siccome nulla da eccepire sulla professionalità del dottor Genovese, che tra l'altro è anche bravo, ma c'è anche una parte etica che va attigua a questi incarichi professionali. Questo incarico professionale, che poi ha altri incarichi professionali negli enti sovracomunali, vedi BIM, Piave, Nuove Energie, di cui è stato partecipe per numerosi anni, dopodiché è cambiata l'amministrazione, è cambiato il CDA, di cui tra l'altro il Comune di Vittorio Veneto è partecipe del BIM, Piave, Nuove Energie, poi ha fatto degli esposti o alla Procura o alla Corte dei Conti. Questo non è etico. Questo non è etico. Per questo io, in qualità di consigliere, uscirò dall'aula perché ritengo il comportamento del dottor Genovese non etico. È una mia opinione, non è condivisa, non è un problema, però penso che se uno si comporta ed è revisore dei conti in un comune ed è stato anche con mansioni importantissime nel BIM, Piave, Nuove Energie, poteva fare anche qualcos'altro. Grazie. Grazie consigliere. Allora, un attimo prima di eventualmente aprire la discussione, vi dico che nella scheda che vi è stata consegnata bisogna inserire un solo nome, quindi un solo nome del Presidente. Prego, prego, consigliere Dus. C'è proprio una domanda, non ho capito bene la procedura. Quindi noi adesso scriviamo un nome e la persona, poi ci sarà una graduatoria probabilmente, chi riceve più voti diventa il Presidente. Sì, perfetto. Esattamente. Okay. Questo è il metodo. Questo è il metodo, ok. Allora, consigliere De Antoni. Sì.
Cioè, sì, io non conosco le cose che ha detto il consigliere Darè, però facevo una considerazione sull'opportunità anche di modificare i consulenti che sono a servizio del comune, come il presidente del collegio dei revisori, senza nessuna critica sul suo operato, ma visto che ne abbiamo l'opportunità e visto che ci sono anche altri candidati che hanno ricoperto ruoli importanti in altri comuni, perché non cambiare per favorire anche la crescita dei nostri uffici, perché avere a contatto con più professionisti che hanno operato anche in altre città importanti, come ho sentito, ho visto velocemente purtroppo le schede delle candidature, quindi sono arrivate nel primo pomeriggio e purtroppo qualcuno anche nel pomeriggio faceva altre cose, per cui siamo riusciti a vederlo molto velocemente. Non siamo riusciti a leggere tutti i documenti che ci avete mandato alle 13:30 o 14. Io per la verità li ho avuti qualche minuto prima, ma comunque eravamo poi io non sono riuscito a leggere tutte le candidature, tutti i curriculum dei 4 candidati, però come riflessione personale, senza avere niente contro il dottor Genovese, probabilmente un ricambio delle persone, dei consulenti è importante, e quindi vi facevo presente questa opportunità. Grazie consigliere De Antoni. Consigliere Balliana. Sì, grazie. Intanto anch'io vorrei fare la considerazione che i curriculum li abbiamo avuti oggi verso l'1:30. È vero che c'era scritto che erano depositati, tanto è vero che ci siamo attivati con l'ufficio e dopodiché è partita l'email a tutti i consiglieri. Questo volevo anche chiedere al segretario comunale se non era il caso di inserire nella cartella agli atti i curriculum in maniera preventiva, rispetto anche per darci il tempo di riflettere e di scegliere con le dovute maniere, ma vabbè, rispetto a questo magari mi risponderà. Invece la dichiarazione che ha fatto il consigliere Darè mi trova d'accordo, perché ha evidenziato alcuni aspetti che secondo me sono importanti, ha richiamato anche l'etica professionale e non è da tenere in poca considerazione. E quindi praticamente io condivido il suo appello. Ripeto, anch'io non ho pregiudiziali nei confronti del dottor Genovese, perché insomma ha operato sempre in modo, rispetto al nostro comune, penso in modo buono, però rimane questa questione, quindi tra l'altro è una questione che mi era sfuggita, e quindi l'ha posta adesso il consigliere Darè. Secondo me è un po' anche, chiedo a tutti i consiglieri di valutare l'ipotesi di scegliere un altro, visto che mi sembra di capire che la maggioranza sia orientata sul dottor Genovese, mi sembra dai discorsi che abbiamo fatto, però non vorrei dire. Ecco. Grazie consigliere Balliana. Consigliere Dus. Sì, volevo fare una proposta, siccome appunto siamo venuti a conoscenza dei nomi solo quest'oggi, per colpa nostra, perché i nomi erano comunque depositati, questo va detto, c'era scritto anche la delibera che erano depositati, quindi credo non sia un problema procedurale, però di fatto nessuno è venuto a fare un accesso agli atti o a richiedere la documentazione, e quindi fondamentalmente solo oggi siamo venuti. Ecco, siccome lei ha annunciato prima, Presidente, che a brevissimo verrà fatto un nuovo Consiglio Comunale, chiedo, non è possibile rinviare alla prossima settimana la votazione per dare modo a tutti di... Chiedo. Allora, penso che non sia possibile in questo caso, perché innanzitutto avevate la possibilità anche di... Poi sinceramente non... Lasciamo la parola al segretario, che deve... Sono informato e ho appurato che effettivamente erano stati... Ho chiesto informazioni e mi hanno assicurato che effettivamente erano stati messi a disposizione i vari curricula nelle cartelle fisiche e non erano stati, diciamo così, trasmesse, non erano a disposizione su quella virtuale, e diciamo così, in ogni caso abbiamo cercato di inviarli oggi pomeriggio, perché abbiamo visto che effettivamente non era stato fatto un accesso su quelle fisiche, ma però quello che
premeva sottolineare è che comunque erano stati messi a disposizione. Insomma. Va bene. Allora procediamo a questo punto con consigliere Gomiero, prego. Chiedo al segretario comunale, visto gli eventi che stanno succedendo qua, se c'è possibilità di incompatibilità quando uno denunzia all'interno di un ente l'operato dei suoi colleghi. Non penso abbia fatto una denuncia a caso all'interno dove che operava sto dottor Genovese. Quindi se lei all'interno del comune fa una denuncia perché vede qualche assessore o qualcuno, non può più lavorare dopo. Allora, chiedo questo, se è incompatibile, no. perché se ha presentato il suo incarico vuol dire che può presentarlo. Sì, sia il Presidente, tanto il Presidente quanto gli altri membri del collegio non solo autodichiarano la possibilità di ricevere l'incarico, dichiarano l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, inconferibilità. Queste poi verranno vagliate e in caso effettivamente di esito contrario e venissero verificate delle cause, la sussistenza di cause effettivamente di incompatibilità contrariamente a quanto da loro dichiarato, si procederà con la decadenza, però al momento, per quanto consta, non ci sono problemi di sorta, insomma. Bene. Ha parlato troppo però, consigliere, già la terza volta. Se è una domanda, veloce, altrimenti... No, la domanda la rivolgo alla maggioranza. Adesso sono emersi problemi etici morali, no, in questo istante. No, la domanda che faccio è, ma gli stessi problemi etici morali non c'erano quando è stato fatto l'aumento dello stipendio al dottor Genovese? Va bene, no, grazie della domanda. Silenzio per favore, procediamo. Prego, consigliere, cortesemente, perché consigliere De Bastiani, prego. Sì, visto lo sgradevole episodio che si è avverato lo scorso anno, che in piena periodo di pandemia, mentre c'erano le famiglie che venivano a chiedere i contributi, le sovvenzioni per campare, il dottor Genovese con gli altri due collaboratori hanno chiesto e ottenuto un aumento di 10.000 euro. No? Chiedevo, c'è la possibilità di prevenire ulteriori fatti del genere, chiedendo eventualmente un impegno di non rinnovare atti così, secondo me, poco opportuni. Allora, un'informazione ai consiglieri: il compenso rimane quello del collegio di prima, quindi un appunto alla minoranza. Vedremo chi sarà il presidente e i nuovi revisori, però mi farebbe piacere, visto che i revisori dopo il famoso aumento sono venuti qua in Consiglio Comunale 4 volte, queste domande finalmente gliele fate a loro, ok? Perché quando alla presenza del dottor Genovese qui in aula, nessun consigliere di minoranza ha avuto il coraggio di chiedere, ma spiegatemi questo aumento. Poi io la penso in una maniera diversa rispetto al consigliere De Bastiani. In aula. Io credo comunque che ognuno vada giudicato. Io credo che ognuno vada giudicato in generale in base al lavoro che consigliere Bastiani, cortesemente mi faccia dire le mie cose, poi lei risponde. Per cortesia, allora, silenzio in aula. Mi piacerebbe che qualcuno chiedesse ai revisori quanti atti hanno sottoscritto, quando l'hanno fatto, quanto lavoro hanno fatto, cosa hanno fatto in questi anni e quanto hanno lavorato. Ecco, io penso che siano questi i... Silenzio però in aula. Noto appunto che dalla minoranza che tanto urla quando i revisori non ci sono, alla presenza dei revisori stanno zitti, quindi... Consigliere
Consigliere Gomiero. Visto che siamo in tema di contestazioni, consigliere De Bastiani, perché non è andato al senatore Castro a chiedere come ha sperperato i soldi del Cesana? Spero prima di finire, adesso non... Lo porteremo in aula, non preoccuparsi. Chi, lui? Silenzio. Ma neanche voi l'avete mai portato. Dai. Allora, comunque spero che qualcuno risponda. Perché... Silenzio in aula, non vi sente nessuno, sentono solo la mia voce. Sentono solo la mia... Calmi tutti, calmi. Calmi. Allora, adesso procediamo cortesemente alla votazione. Votate. Sì. Passa la... e dopo gli scrutatori scrutinano. No. Ora chiedo agli scrutatori di scrutinare cortesemente. Diamo precedenza alle donne che scelgono il... Silenzio. Potete leggere ad alta voce il... Nome? Bene, allora, facciamo il totale dei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Genovese. 8 Genovese, poi Parisotto, Amadori, Bianche, 2. Allora, dovrebbero essere questi presenti, chiedo conferma al segretario, presenti 14, astenuti 0, votanti 14, schede bianche 2, schede nulle 0, hanno ottenuto voti, Genovese 8, Parisotto 3, Amadori 1, Galeotto 0. Ecco. Quindi il Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale ha scelto il dottor Genovese come presidente. Ecco. Bene, passiamo ora, allora, vedete nella delibera, ripeto, presenti 14, astenuti 0, votanti 14, schede bianche 2, schede nulle 0,
hanno ottenuto voti Genovese 8, Parisotto 3, Amadori 1, Galeotto 0. Ecco, passiamo alla votazione in forma palese della delibera. Della delibera che nomina il collegio con presidente dottor Michele Genovese, come presidente, componenti dottor Luciano Girardi e dottoressa Silvia Zenati come componenti. Ecco. E che fissa anche il compenso. Ok? Allora, sì, si determina il compenso annuo lordo di tale collegio come dettaglio in narrativa. C'è la tabella. Bene. Favorevoli? 1, 2, 10. Contrari? Contrari 4. Favorevoli 10, contrari 4. Astenuti 0. Allora la delibera è approvata con favorevoli 10, contrari 4, astenuti 0. Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Sempre 10, contrari 4 e astenuti 0. La delibera è immediatamente eseguibile. Bene, passiamo alla successiva delibera. Valutazioni strategiche in merito alla partecipazione detenuta da Asco Holding SPA nella controllata Asco TLC SPA, atto di indirizzo. Chiedo all'assessore Antiga di illustrare la delibera. Grazie. Presidente per la parola. Io sono arrivato in ritardo, chiedo scusa, ma lavorando succede anche questo. Volevo solo capire un inciso se il sindaco aveva fatto come annotazione all'inizio del Consiglio un riferimento al parcheggio -1 di Agribella. No, è stata chiesto al proprietario dell'Agribella parcheggio al -1 la possibilità che lo dasse il comune. Sì, ma ci vuole del tempo. Ci vuole del tempo e il tempo è passato inesorabile e da oggi pomeriggio c'è la possibilità di andare a parcheggiare al -1 con apertura e chiusura automatica. Si parte alle 7 mattina a mezzanotte. Sì, perché è un po', come si può dire, deviato e quindi è stato necessario fare più che altro non per fare grande, perché sia chiaro che si chiude a mezzanotte, che poi magari non ci sia qualcuno che rimane dentro. Perdonate così la divagazione, ma credo fosse stato corretto dire. In riferimento al punto c'è un impianto di delibera che è fatto abbastanza bene, nel senso che è preciso, c'è anche lo scenario di vantaggi e svantaggi, ma in buona sostanza vorrei fare un riassunto tanto per arrivare al dunque. L'Asco TLC è una controllata al 91% di Asco Holding. Noi all'interno di Asco Holding siamo il 0,3%, è per questo che siamo chiamati a decidere su questa delibera. Non è che si decida, come ho sentito prima, di vendere Asco TLC, non ho letto da nessuna parte che ci sia la vendita, è stato chiesto un atto di indirizzo per fare nelle valutazioni strategiche anche la possibilità di vendita. E in buona sostanza Asco TLC ha fatto i 3 passi fondamentali per capire dov'è la società e dove vuole andare la società. Il primo passo è stato un'audita con la certificazione di bilanci, il secondo è stato quello di affidare un'indagine di mercato per verificare come è possibile realizzare il massimo valore nella vendita, perché la vendita dell'insieme potrebbe avere dei valori, magari scorporata ci può essere qualcosa di più, perché a patrimonio comunque Asco TLC oggi ha 2100 km di rete,
ha 56 ponti, ha 5 data center di servizio con l'ultimo di Santa Lucia, quindi come hardware è abbastanza dotato. È un po' meno dotato come software di gestione perché è limitato a telefonia e a collegamento internet, anche se in un bacino abbastanza ristretto ha la potenzialità di un 12 milioni di utenze che potrebbero conferire in questo asset, quindi forse importante e appetibile anche a terzi. E poi è stato chiesto di valutare degli investimenti per rendere ovviamente più performante l'azienda, investendo non solo in hardware per allargare quel che è la rete, ma in software per dare dei servizi agli utenti e per rimanere competitivi oggi nel mercato rispetto a player importanti. Vedo, non so, TIM, vedo Telecom, vedo Vodafone, vedo altre compagnie che hanno numeri assolutamente diversi da questa società, considerando poi anche il fatto che i prezzi dei servizi fatti via cavo sono sempre meno costosi. Mi ricordo tariffe telefoniche importanti mensilmente e anche per avere internet a casa oggi con pochi soldi si possono avere, quindi necessariamente bisognerà inventare altri tipi di servizi da far veicolare per tenere poi la rendita alta. E la vendita poi ai diretti interessati che sono interessati alla copertura capillare, ancorché il territorio sia ristretto, va comunque fatto un appunto che comunque dovrà essere mantenuto sicuramente il livello di occupazione e i presidi territoriali che oggi ci sono, ed questi dovranno essere necessariamente ricompresi nel piano industriale di crescita e di sviluppo nell'eventuale offerente. Sarà bandita una gara se la maggioranza dirà che la gara viene fatta, i requisiti della gara minimi saranno questi e poi saranno valutati all'interno della stessa ASCO Holding le opportunità che possono derivare da questa asta. Questa asta io non ho visto e non vedo importi, quindi più che altro è chiesto un piano finanziario che l'investitore può fare a livello di una gara, nel senso che non c'è scritto chi mi dà 30 milioni, c'è scritto noi abbiamo questo, chiediamo un partner che ci dia qualcosa in cambio. Questa valutazione verrà fatta e non necessariamente, da quel che ho capito io e si vedono i documenti, potrà comunque essere vendita, ma sarà una valutazione dell'insieme per capire non si vende, facciamo degli investimenti, se ci sono degli investimenti chi li fa e quindi fanno il punto della situazione, perché la società deve darsi comunque una mossa, nel senso che o deve investire o deve trovare un partner. Grazie Assessore. Apriamo la discussione. Consigliere De Antoni. No, ma Assessore, scusi. Assessore, scusi, ha detto che nella delibera non è prevista la vendita. No, nella delibera c'è scritto al punto 2 di optare per la cessione integrale della partecipazione detenuta da ASCO Holding SPA nella controllata ASCO TLC mediante procedura competitiva pubblica. Cioè noi siamo chiamati questa sera a dare la nostra approvazione alla proposta che ASCO Holding ci fa alla luce delle risultanze dello studio fatto dall'advisor che ha valutato queste varie opzioni. Quindi c'è la scelta, c'è la richiesta a noi di dire se siamo d'accordo. Sì, lei non ha detto la stessa cosa all'inizio, forse ho capito male io, però posso aver capito male. A parte questo, io ho provato, come lei conosce meglio la situazione perché ha l'opportunità di parlare con questi amministratori, io ho cercato sul sito internet e ho trovato la seguente definizione. ASCO TLC, l'azienda del territorio, un modello di eccellenza internazionale. La rete in fibra ottica di ASCO TLC è attualmente una delle reti più estese e capillari del nord-est e si sviluppa su un territorio che comprende la provincia di Treviso con estensioni verso Belluno, Pordenone, Venezia e Vicenza. Su questa base infrastrutturale ASCO TLC mette a disposizione di enti, aziende e privati le tecnologie più performanti e innovative per la presenza in internet, per l'archiviazione dati, per la sicurezza. Le aree di business in cui ASCO TLC opera sono i sistemi di networking e connettività,
La rete di ASCO TLC è interconnessa alla rete internet nazionale e internazionale mediante 3 percorsi fisici, logici, diversi, eccetera. Soluzioni di data center, servizi ad alto valore aggiunto come la videosorveglianza distribuita sul territorio e gestita da remoto. Questo è quello che io leggo sul sito. Ma più volte noi abbiamo sottolineato, e anche il sindaco l'ha fatto in alcune occasioni, come sia importante estendere la rete internet nel nostro territorio, sia per il comune, ad esempio per la videosorveglianza. Il sindaco ci ha parlato che ha avuto contatti con aziende specializzate in questo settore, sia per le aziende che operano nel territorio, sia per le famiglie e gli studenti che spesso con la didattica a distanza hanno dovuto fare i conti con l'inefficienza della rete. Ora, abbiamo una società, ASCO TLC, a capitale praticamente interamente pubblico, perché come ha detto lei, il capitale sociale di ASCO TLC è detenuto al 91% da ASCO Holding, all'8% dalla provincia di Treviso e l'1% mi sembra dalla Camera di Commercio. Quindi è una società che praticamente risponde pienamente a ASCO Holding, che è praticamente dei comuni. E allora, perché noi proponiamo di venderla? Ma per recuperare risorse per ASCO Holding o per fare che cosa? Perché credo che prima di decidere per quanto possa contare il nostro comune, che ha solo lo 0,30% del capitale di ASCO Holding, sarebbe opportuno far presente che la gestione di questa società partecipata deve tenere conto non solo di una logica di profitto, ma anche di considerazioni di sviluppo socio-economico dei nostri territori, che credo fosse la motivazione originaria del consorzio obbligatorio tra i 34 comuni della provincia di Treviso, facenti parte del del bacino imbrifero montano, che nel 1956 si costituirono, e poi da lì partì tutta questa miriade di società dal 1971 con ASCO Gas, cos'era, insomma, fino ad arrivare a questa adesso società enorme che gestisce un sacco di cose. Allora la mia domanda è: perché dobbiamo vendere? Anche perché se lei ha visto la tabella in cui l'advisor mette i pro e i contro della vendita, dice così: vendere ti dà delle cose, però devi tenere conto che dovresti anche dare dei limiti alla nuova società che acquisterà questa ASCO TLC, sia per quanto riguarda il mantenimento del personale, sia per quanto riguarda lo sviluppo del territorio, quindi l'impegno a lavorare sul territorio. Ma questo, dicono sempre gli advisor, diminuirà il valore della società da vendere, perché ci saranno sicuramente, essendo la vendita condizionata al rispetto di determinate condizioni, ci sarà sicuramente una riduzione di quello che è l'importo che verrà offerto. Ma io allora mi domando: perché non fare una valutazione assieme agli altri comuni più rivolta all'aspetto sociale, alla possibilità di completare la rete della fibra su tutto il territorio, e per una volta non preoccuparci sempre del profitto, perché snaturiamo quello che era la volontà di chi quella volta nel 1956 e poi nel 1971 diede inizio a tutta questa attività di ASCO. Consigliere Dus? Sì, innanzitutto la società che ha analizzato, la Long Term Partners, è stata super efficiente, perché l'incarico è stato dato il 30 aprile 2020 e pochi giorni dopo era stato presentato già il piano pronto, per cui noi avevamo già, devono aver imparato dal comune di Vittorio Veneto su come fanno le cose. E anch'io mi soffermerei sul giudizio sulla gestione di ASCO in TLC in questi anni, perché sarebbe interessante capire quali sono stati gli investimenti che sono stati fatti da ASCO, che ha messo in campo da quando è nata ad oggi fondamentalmente. Perché ho visto che ci sono stati dei ricavi a 11 milioni di euro con una marginalità attorno al 40%. La società, almeno da quanto ne capisco io, non mi sembra proprio in salute, anche se apparentemente viene garantito un dividendo di 1 milione di euro in tutti gli anni all'interno del piano industriale. Però il piano industriale non sembra considerare gli scenari di mercato che invece lo studio fa. Quindi la domanda che mi pongo è non tanto sulla necessità e opportunità di vendere, quanto su come sia stata gestita.
e quanto questo servizio sia stato pagato e da chi è stato pagato. Credo che senza avere un quadro molto delineato è un po' difficile fare una valutazione se vendere oppure no una società di questo tipo. Grazie consigliere Dus. Consigliere Darè. Allora, Asco TLC è una dei tanti rami d'azienda dell'Asco Holding. Ha fatto questi 2400 km di rete, quindi è ben cablata la provincia di Treviso e non solo, però la capacità, diciamo, industriale non è possibile con solo una provincia, quindi cosa fa il CDA? Decide di porre sul mercato questa per questo motivo, ma anche per un motivo che è quello della Madia, che sembrerebbe fosse incompatibile. No, la Madia l'avete fatta voi, non l'abbiamo fatta noi. Quindi, no, ma al di là di quello, siccome il Comune di Vittorio Veneto è quello che ci ha rimesso più di tutti grazie alle gestioni, alle amministrazioni non certo della Lega, perché ricordo che il Comune di Tarzo porta a casa 450.000 euro di dividendi e il Comune di Vittorio Veneto ne porta a casa 80, anzi adesso ne portiamo a casa meno perché avete venduto ulteriormente una rete nella vostra gestione, la passata vostra amministrazione. Allora adesso avete delle perplessità, ma non dovete avere perplessità perché avete venduto tutto. Non c'è più niente da vendere, anzi sarebbe bene vendere bene perché almeno realizziamo qualcosa. Peccato che di utili al Comune di Vittorio Veneto ne venga molto poco perché avete dilapidato negli anni, ma soprattutto avete fatto scelte strategiche che sono state veramente disastrose. Allora siamo andati con quella famosa delibera che hanno fatto, non eravamo qua nessuno forse di noi, anziché andare con Asco TLC, con Asco Holding, comunque col gruppo Asco, siamo andati con Italgas. Il Comune di Conegliano ha incassato negli anni 800-900 mila euro all'anno e noi ne abbiamo sempre portati a casa 70-80. Questa è la differenza delle scelte politiche fatte da Conegliano e fatte a Vittorio Veneto. Adesso se la società, il CDA di Asco TLC mette in vendita questo, cioè non la società, la Asco Holding mette in vendita Asco TLC, è una conseguenza di mercato, ma soprattutto con le logiche di mercato. Non puoi competere con i grandi produttori con 2.400 chilometri di rete. È questo quello che chiede. Non chiede altro, anzi, e non è detto che sia venduta, viene messa sul mercato per la Madia e probabilmente anche Asco Holding cercherà di acquistarla sul mercato, punto. Grazie consigliere. Altri interventi? Consigliere Balliana, prego. L'ultima dichiarazione di Darè non l'ho capita, cioè come Asco Holding tenterà di acquistarla sul mercato? Quella che vende, la TLC? Non lo so, no, vabbè, no, non ho capito, vabbè, scusi la mia ignoranza. Allora, Piave. Sì. La Piave. Asco Piave, ok, non Asco Holding. Allora, premetto che in materia non sono afferrata, quindi ho cercato un po' di approfondire la questione e la sensazione è che attualmente a disposizione dello sviluppo della banda larga, ultralarga, esistono anche ingenti somme di finanziamento a livello europeo e quindi penso sia stata fatta anche questa valutazione, immagino, quella di vedere se anche tramite questi fondi c'era la possibilità di tenere in casa la società e in ogni caso prima di svendere se era possibile attuare delle sinergie con altri operatori tanto per garantire alla provincia di Treviso un'infrastruttura sulla banda larga, anche perché la provincia di Treviso, come diceva prima
consigliere D'Arè, non è appetibile da un punto di vista del mercato, però anche noi abbiamo diritto di avere questa infrastruttura, no? Quindi che sia sviluppata. Quindi mi rifaccio un po' al discorso fatto dal consigliere De Antoni, che diciamo che cosiddetto gli obiettivi di questa azienda, che è completamente una partecipata pubblica, devono essere anche quelli di cercare di portare delle infrastrutture nel territorio e cercare di ampliare il più possibile queste infrastrutture. L'altra sensazione che si ha è che togliere TLC da Asco Piave, da Asco Holding, in parte l'abbiamo capito che va contro l'idea originaria di Asco Holding, quella che aveva sviluppato in precedenza, e di tenere appunto di sviluppare questa banda larga, questa fibra ottica sul territorio. Quindi diciamo che le strategie pensate all'inizio cambiano passo e si va verso scelte diverse. Quindi io rimango dell'avviso che noi in ogni caso, la nostra provincia e i nostri paesi hanno il diritto in ogni caso di avere queste bande ultralarghe attraverso le fibre ottiche. Adesso avevamo un'azienda, questa TLC, che magari poteva aiutare i comuni a sviluppare questa infrastruttura. Diverso dopo rimane la realtà sul mercato, cioè vediamo chi verrà a sviluppare sui nostri territori, a mettere sotto queste infrastrutture. La vedo dura, faranno altre scelte che stanno già facendo. Grazie, consigliere Balliana. Se posso, Presidente, una risposta veloce in merito a... credo che per quel che contiamo noi col 030, che la Asco TLC necessariamente si trova a un guado, nel senso che dobbiamo pensare che noi avevamo 2 gigabyte, minuti limitati, tutto limitato, e si pagava 40 euro al mese ed eravamo felici, giusto? Cercavamo il collegamento internet a casa, si pagava 38-40 euro ed eravamo felici. Oggi abbiamo invece delle opportunità diverse, per esempio abbiamo 50 gigabyte, minuti limitato, tutto illimitato, suona 5,99. Abbiamo oggi a casa internet, abbiamo 100-200 giga, pesa 14,99. Quindi ovviamente l'utente del trevigiano non è perché ama Asco TLC attiva una linea pagando 4 volte, normalmente chiede chi nel territorio costa meno, ed è la cosa di tutti. Noi abbiamo a Vittorio Veneto, stanno scavando dappertutto, perché necessariamente c'è la corsa a mettere giù le strutture. Perché? Perché poi su quelle strutture ovviamente ci dovranno crescere dei servizi che fanno il valore aggiunto. Non so, uno guarda la partita e la partita è disposta a pagarla 10 euro. Quindi dovranno necessariamente mettere in quelle reti dei servizi aggiunti al cittadino, che possa dire, invece di fermarsi al 5,99, di metterci soldini in più, creare un valore aggiunto e mantenere in piedi una struttura. Credo che sia questo il significato della cosa. Oggi Asco TLC ha sì 2100 km di fibra hardware, ma non ha mai investito, perché pensava ad altro ovviamente, o perché non era nel loro cost business, di fare servizi attraverso le reti. Se voi vedete Vittorio Veneto cosa manca e cosa mancherà. Fra poco entreranno in tutte le case con la fibra, perché è fatto obbligo entrare nelle case. Noi abbiamo Telecom che sta entrando dappertutto, abbiamo Vodafone, abbiamo, se mi aiuta, Open Fiber, stanno devastando la città, occupando adesso condomini, e poi entreranno nelle case. E di necessità virtù Asco TLC deve fare una scelta: o buttarsi con investimenti importanti, io la penso così,
importanti sui servizi, oppure mette a disposizione oggi le proprie rete a un competitor che magari sicuramente può fare degli accordi che possono essere ovviamente mantenere strutture personali e adattarsi al mercato che è, perché pensare di bussare alla porta di De Bastiani e proporgli oggi un contratto internet a 37-40 euro al mese, De Bastiani mi chiude la porta, mi dice ti chiami Eschio TLC, bene, tutto piacere conoscerti, perché così è la realtà delle cose, non è diversa. Quindi credo che sia un passo obbligato, non ci sia altro da fare. Grazie. Grazie, Assessore. Altri interventi? Consigliere De Antoni. Sì, no, Assessore, vedo che lei conosce molto bene tutte queste cose, quindi volevo fare una battuta ma non la faccio, però lei conferma, mi sono preso nota di quello che lei ha detto, che a Vittorio Veneto c'è la corsa a mettere la fibra dappertutto e quindi noi a Vittorio Veneto non abbiamo bisogno di reti, di nuove reti. Benissimo, non abbiamo bisogno di nuove reti a Vittorio Veneto perché c'è la corsa a mettere giù la fibra e arrivare fino dentro le case. Lei ha detto così adesso, ho capito male. Mi può ripetere allora perché allora non ho capito? No, lei ha detto che a Vittorio Veneto, ho preso nota, c'è la corsa a mettere la fibra dappertutto. Questo e è la vero? portano anche nelle case, ha citato anche le ditte. Sì, ma questo è vero, corrisponde, è vero. Quindi ma che non ci sia bisogno di altri, primo non lo possiamo escludere, perché se domani mattina un'utenza... No, ma quindi in tutte le case di Vittorio Veneto, a breve, potremo avere il collegamento con la fibra dentro casa. Non so sul suo condominio, ma da tante parti c'era un fogliettino A4 intestato e diceva se vuoi la fibra telefona. Ci sarà qualcosa che cambia. A mia casa non è arrivato questo, però... Ci sarà qualcosa che cambia. Vabbè, quindi non Comunque, è un problema, ci eravamo parlati, no, ma anche il sindaco aveva detto che bisogna combattere, discutere con le aziende che mettono giù la fibra per fare in modo che a tutti arrivi. Io avevo detto questa cosa quando c'era la didattica a distanza, perché c'era il problema della didattica a distanza e non tutte le famiglie avevano la possibilità di accedere. Prendo atto che ho detto una cosa sciocca, che non è giusta e che quindi adesso a breve tutti avremo la fibra. Allora. Basta solo pagare, sì, chiaramente, ma però c'è la possibilità materiale di averla a disposizione. Benissimo. Grazie consigliere, prego Sindaco. Consigliere De Antoni, è un programma nazionale quello di estendere la fibra ottica in modalità FTTH. Ovvero sia la fibra fino alla casa. Anche Vittorio Veneto, diversi operatori stanno intervenendo in città, soprattutto Telecom, che ha già una rete di sottoservizi suoi sui quali fare affidamento, ha poco più di 70 cassetti di distribuzione del segnale. Credo che già più di una ventina sia stata affiancata, quella vecchia, con quella esclusivamente in fibra ottica, mentre le vecchie sono in rame armate di fibra ottica, è un passaggio intermedio, che verranno tolte quando tutti gli utenti saranno collegati in FTTH. Parallelamente c'è la spinta di Open Fiber, che sarebbe nominalmente quello che ha vinto il bando nazionale per portare in FTTH la fibra in tutte le famiglie in Italia. È ampiamente sottodotato dal punto di vista economico e con una branca di Open Fiber che lavora invece non sulle zone a fallimento di mercato ma dove il mercato è più appetibile, vuole entrare anche lui e può entrarci anche di diritto proprio perché è il bando nazionale che lo dice. I dati di Open Fiber in Vittorio Veneto, che è fatto di borghetti persi e anche zone centrali, hanno quantificato circa in 13.000 le case dove dovrebbero arrivare con la fibra ottica. Fanno le corse, come diceva l'assessore, cercano di accaparrarsi, no, l'infrastruttura e quindi ci vorrà il tempo che ci vorrà, ma il processo è già iniziato. Grazie. Sì, prego.
Sì, prendo atto con soddisfazione di quello che lei ha detto, cioè fino a pochi mesi fa, quando abbiamo parlato anche in questo consesso, parlavamo delle difficoltà. Se questa difficoltà è superata, benissimo, insomma, ecco. Grazie. Consigliere Bagliana. Sì, no, solo per chiedere, visto che siamo in argomento, riguardo al piano antenne, ma lo collego alla discussione perché da notizie che ho io, e voglio dire, eventualmente delle case raggiunte dalla fibra ottica sono circa 13.000-16.000 utenze, però saranno, esatto, eventualmente. Rimane la questione di tutte le altre utenze e io ho sentore che i gestori useranno il 5G per portare poi la banda larga nelle case. Quindi chiedo notizie rispetto al piano antenne che doveva essere sviluppato con i comuni limitrofi, e ricordando appunto che le antenne sono delle infrastrutture che verranno collocate nelle città, e quindi chiedo a che punto è il piano antenne. Grazie. Grazie, consigliere Bagliana. Prego, Sindaco. Il piano antenne a noi sindaci della nostra provincia sembrava che comunque fosse un palliativo privo di senso se declinato a livello comunale. Noi abbiamo un comune anche più grande degli altri, ma un comune medio che senso ha che elabori un suo piano antenne? Proprio partendo da questa filosofia di fondo abbiamo interloquito fra di noi in sede provinciale e abbiamo fatto decollare un progetto dove un'unica mano, alla fin fine, di esperti, elaborerà un piano antenne che ha una metodica di fondo comune, adattandolo dopo alle peculiarità di tutti i singoli comuni, che può essere piccolo in pianura, grande in montagna, piccolo in montagna, con certe sue specifiche caratteristiche, presenza di acqua o no, e quindi sarà un processo che è già iniziato, abbiamo già dato la nostra adesione. No, è di poco tempo fa che si è concretizzato. Sì, perché quando si era partiti avevamo pensato, ciascuno per sé, di fare qualcosa. Invece dopo con il centro studi della provincia si erano elaborate 2 linee possibili di intervento. Alla fine è stata scelta una linea di intervento e a questo abbiamo aderito, siamo arrivati là. Fermo. Sì, nel senso che dice lei è fermo, sì, ma stiamo procedendo, ma procediamo assieme. Grazie. Altri interventi? Non vedo altre prenotazioni. Dichiarazione di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto. Passiamo in votazione. Per la delibera in questione, in oggetto, discussa, favorevoli 11, contrari 4, astenuti 0. La delibera è approvata con favorevoli 11, contrari 4 e astenuti 0. Votiamo l'immediata eseguibilità, mi sembra, sì. Favorevoli? Sempre 11, contrari? 4, astenuti 0. La delibera è immediatamente eseguibile. Bene, ora passiamo al punto numero 9 dell'ordine del giorno, che è una mozione presentata dal consigliere Marco Dus, a cui do la parola per l'illustrazione. Prego, consigliere. Grazie Presidente. Premesso che il Comune di Vittorio Veneto è da tempo proprietario di un appezzamento di terreno prospiciente via Galileo Galileo tra via Baxa e via Scrizzi, della superficie di oltre 3.500 metri quadri, attualmente inutilizzato e precluso all'accesso dei cittadini, rilevato che nello strumento urbanistico vigente tale appezzamento è censito come area F,
Considerato che la zona di Salsa, per una sua storica conformazione, è carente quanto servizi di verde e parcheggio, e che via Manin, storicamente fitta di negozi, si presenta oggi desolatamente vuota, stante la concreta volontà di dare un qualche incentivo alla riapertura degli esercizi commerciali ora chiusi, considerato inoltre che l'area in oggetto, con lavori di limitata entità, potrebbe essere messa a disposizione degli abitanti della zona, in una parte per la creazione di posti auto a servizio dei residenti e dei clienti delle attività commerciali di via Manin, e per il resto essere attrezzata a verde pubblico, zona di svago e riposo per giovani e anziani, ritenuto opportuno utilizzare finalmente tale spazio, realizzando un'area attrezzata a verde pubblico come da proposta che alleghiamo alla presente, ricordato che il documento unico di programmazione predisposto dalla Giunta Comunale prevede, tra l'altro, tra i capitoli specifici più importanti: fornire ai cittadini e curare nel tempo sufficienti spazi pubblici che siano centri di vita fruibili e permanenti, e diventare ancora più una città verde dove ogni scelta abbia un senso, se fatta tenendo in considerazione gli aspetti ecologici come unico possibile futuro da conseguire, rispettando i principi guida di una sorta di Costituzione verde a cui la nostra amministrazione si atterrà, e con una visione sinergica fra amministrazione, associazioni ed operatori privati, individuare il maggior numero di luoghi pubblici quartierali che favoriscano la coesione sociale fra cittadini. È ritenuto pertanto di dare mandato alla Giunta di predisporre entro 90 giorni un piano di fattibilità tecnico ed economica per realizzare quanto proposto, che viene peraltro messo gratuitamente a disposizione dell'amministrazione comunale. Si chiede se vi è la volontà di deliberare di dare mandato alla Giunta di predisporre entro 90 giorni un progetto di fattibilità tecnico ed economica per la realizzazione di un'area verde, area attrezzata a verde pubblico da mettere a disposizione dei cittadini nel terreno di proprietà comunale prospiciente via Galileo Galilei tra via Baxa e via Scrizzi, tenuto conto che l'utilizzo della bozza di progetto allegata alla proposta consentirebbe al Comune di Vittorio Veneto di risparmiare sul progetto. Abbiamo così in maniera un po' didattica, se volete, sì, artigianale, ecco, predisposto veramente una mera bozza di progetto che dopo, il sindaco lei ride, se vuole cestinarla, non so, cestini, fa ridere, io so. Grazie. Apriamo la discussione. Non vedo prenotazioni. C'è qualcuno che si prenota? Consigliere Baliana. Sì, no, volevo chiedere, a prescindere adesso dalla mozione che mi sembra anche interessante, quell'area attualmente è recintata, cioè non è agibile, voglio dire, chiedo perché non ho ben, cioè ho capito dov'è l'area e ho capito che è pubblica, però non ci vedo mai nessuno dentro in effetti, quindi è recintata e non è... Quindi anche qua, a prescindere poi dalla mozione proposta, secondo me è giusto anche fare una riflessione, una valutazione. Vorrei chiedere anche chi opera lo sfalcio in questo momento, non so, magari... Dell'area? Sì, quindi voglio dire, quindi abbiamo un'area chiusa al pubblico e ferma, insomma, no? Ecco, no, volevo un po' fare una riflessione rispetto a questo, no? Se anche voi avevate delle idee in merito, mi sembra che la proposta sia anche interessante, perché è previsto poi un parco per eventualmente essere frequentato eventualmente dai ragazzi della zona o da chi decide poi di andarci, insomma, ecco. Volevo capire se anche voi avevate qualche idea rispetto a quell'area, ecco, grazie. Grazie. Consigliere Dus. Sì, se posso intervenire sì, a seguito della presentazione. Sì, il senso della presentazione di questa mozione era quella di
sollecitare un qualche tipo di intervento su quell'area. Poi se questo intervento non viene condiviso perché si ritiene che non sia A prioritario o B vi siano altri progetti su quest'area, benissimo, nel senso adesso lo scopriremo, insomma. Questo era il senso di capire se quell'area invece si ritiene debba rimanere così oppure in un futuro, magari all'interno degli investimenti che l'assessore Fasan chiederà, ci sarà anche l'inserimento di quest'area qui, non lo so. Dopo ognuno ha le sue priorità. A me avevano segnalato questa come priorità e io ho ritenuto di portarla all'interno di questo Consiglio. Grazie. Consigliere Gomiero. Mi fa piacere che il consigliere Dus abbia queste meritevoli idee. Il problema di fondo è che la consigliera Bagliana dice non portiamo più le macchine in città. Perché dobbiamo creare altri 60 posti auto qua? E dopo l'accesso a via Manin, per dove passiamo là? Perché l'area in testa qua è stata ceduta a suo tempo al Comune come passaggio per quelle case che ci sono in via Scrizzi. Anche a me hanno segnalato che là ci sono problemi di parcheggio, ma ci sono in tutta la città problemi di parcheggio. Quindi prima contestate che l'assessore Fasan spende un sacco di soldi, poi ci venite a chiedere sta area pubblica qua, che non è un'area pubblica come parco, ma qua ci sono 60 posti auto, non sono 41 come c'è scritto qua, io li ho contati, sono 16 per 3, 48, più 12 anche abbondanti, sono 72 posti auto. E la viabilità su questo posto qua funzionerà con quella stradina che gira attorno, carichiamo ancora via 24 maggio, passiamo in proprietà privata perché questa qua non ha doppio senso, è solo in uscita. Quindi creiamo un parcheggio, sicuramente è logico per mettere le macchine, ma un parcheggio che non ha accesso con una strada veloce come è via Galilei, perché le macchine lì stanno trasottando come in tutta la città veloci, e sì, non so che problemi risolviamo. Comunque, se stiamo approntando il PAT, vedremo di mettere dentro questa area qua, perché è già, 10 anni, 15 che è in proprietà del Comune, e doveva venirci un asilo nido. Allora, se è destinata a asilo nido, vediamo se dovessimo trovare i soldi di destinarla ad asilo nido. Quando faremo il PAT decideremo, lo proporremo, chi lo proporrà sta roba qua, se c'è bisogno di un asilo in centro. Perché visto che le scuole le stiamo abbandonando perché non abbiamo più ragazzini da mandarci, penseremo, ma non di fare un parcheggio, faremo un parco più che un parcheggio. Anche, esatto, perché qua è tutto parcheggio, d'accordo? Grazie, consigliere Gomiero. Consigliere De Bastiani. Sì. Per proseguire il ragionamento di Gomiero, l'asilo doveva essere fatto, ma non con i soldi del Comune, l'asilo doveva essere fatto come opera di urbanizzazione o contributi per un comparto fatto, ed è sparito. Vabbè, è fallito, non so se è fallito. Cosa dici? Non è vero? No. Ma no, Carnielli. No, prima doveva essere fatto qui l'asilo, poi è stato deciso di spostarlo alla Carnielli e quindi non è stato fatto né qua né alla Carnielli. Inutile che te fai così con la testa perché è vero. Comunque, se sono troppi parcheggi, si può anche parlarne, possiamo anche pensare, proporre di ridurne. No, è vero che lì c'è un'area che con poca spesa può essere attrezzata per l'utilizzo di... sì, non serve, qui non vedo grossi investimenti. Se ritenete che i parcheggi sono troppi, secondo me si possono anche dimezzare, però che quell'area là possa essere minimamente attrezzata mi sembra un... Com'è? Parcheggio? Allora portiamo il monumento del Piazza Medaglia d'Oro, portiamo qua. Evitiamo di parlare fuori microfono perché la gente non vi sente. Presidente. Prego, Assessore. Se posso, per un contributo, se non altro storico. E quell'area è un'area che è nata da un comparto che si chiama comparto Morassuti. Punto. Si finiva all'area che adesso abbiamo individuato. C'era un altro comparto che si chiamava comparto ex Canielli,
che nell'evidenza pubblica aveva più punti. Il primo punto era la strada, il secondo punto era il ponte, il terzo punto era un asilo, e il quarto punto era un'opera, forse l'unica che è stata fatta in area Fender, 40-50 mila euro a memoria. E l'ex Carnielli sappiamo tutti che fine ha fatto, ma se per caso andava bene c'era il posto per ubicare quell'evidenza pubblica. Se voi andate a vedervi nell'ex Carnielli, questi punti sono rigorosamente riportati e annotati anche in fianco un valore. Sommavano 1,4 milioni, se non ricordo male, perché solo l'asilo incideva per 600.000. Questo è quello che era successo in quell'area. Se poi vogliamo dire che il comparto Morassuti doveva fare l'asilo e poi non l'ha fatto, secondo me non corrisponde al vero, però ognuno può dire quel che crede. Grazie. Prego, Sindaco. Quell'area è una bella area, nota a tutti da tanti anni. Ringrazio il consigliere Dus della sua idea, del suo progetto. E mi chiedo come mai nei 5 anni in cui avete amministrato non vi siete sognati a farlo voi. Avete fatto un altro parco intercluso e appena iniziato e abbandonato, credo sia finito adesso. Io dico questo, di altre idee come mi chiedevate, sì, ne è arrivata una che però ho declinato, nel senso che in città sono molti che chiedono che vengano fatte aree di sgambatura cani, erano venuti a proporre quell'area là come sgambatura cani. È che noi a Vittorio, sapete com'è, di cimiteri ne abbiamo 9, se devi fare un'area di sgambamento cani deve fare almeno 3-4, perché uno non prende il tram col cane del San Giacomo per farlo sgambare magari nella zona nord della città, quindi diventa un tema anche quello là, con la sua complessità in più, visto che stiamo in un comune molto esteso. Naturalmente l'assenza di ombra è già quella condizione sufficiente per declinare quell'offerta, perché era un'offerta di qualcuno che voleva poi gestirlo, ma comunque l'unica idea era quella là. Prima o dopo ci si farà qualcosa, l'area è bella. Io direi che però come è stata impostata di dare alla mia amministrazione 90 giorni per fare il disegno, trovare il finanziamento e eseguire, è assolutamente da respingere. Cosa la facciamo? Passare davanti Calpeba? Non è una priorità, è una bella cosa che faremo o faranno in futuro qualcuno, qualche sindaco, io o i successivi, ma certamente non la vedo una priorità. Quindi io respingo non l'idea in sé, ma l'impostazione assolutamente sì. Grazie Sindaco. Prego, consigliere Dus. Sì, giustamente lei ride di questa cosa qui, la respinge, mi fa piacere che le ho strappato un sorriso con una mera bozza di idea, ne presentate tante qui, se dovessi ridere di tutte le bozze che presentate non finirei più. Ripeto, era solo un tentativo di fare una proposta propositiva, perché poi si dice sempre che la minoranza sa solo dire di no. Ho solo individuato un'area che già in questo momento il Comune sta manutentando, perché l'erba in quell'area lì comunque la tagliate, e non capisco perché il senso a questo punto di tagliare un prato recintato dove nessuno ci può entrare. Togliete almeno il recinto e, non so, mettete una panchina, era questo il senso. Non vi piacciono i parcheggi, nessuno vi dice di fare 60, 20, 30, 40 parcheggi, togliete i parcheggi. Dico solo, è un peccato vedere un'area in centro, non è a 9, è in centro ed è un'area lì preclusa. Tutto qua. Le vostre priorità sono il sottopasso che porta all'ecocentro? Benissimo, il sottopasso all'ecocentro. Stop, io non è che... sto solo esplicitando tramite una proposta di mozione quali sono, non tanto le mie di priorità, perché ne ho di altre, ma le priorità che mi avanzano quelli che
mi si avvicinano, e io ritengo così molto umilmente di portarle qua in Consiglio Comunale. Grazie consigliere, prego sindaco. E io, consigliere Dus, ti ho detto che accetto l'idea, non accetto il diktat, che non esiste, insomma, questa roba qua. Ti ho ringraziato dell'idea, prima o dopo di quell'area si farà qualcosa, per l'amor di Dio, ma quando servirà effettivamente a qualcosa. In questo momento è anche priva di ombra, forse magari se qualche bambino andasse a giocarci a pallone, basta trovare i bambini. Grazie sindaco. Altri interventi? Altre prenotazioni? Non vedo nulla. Dichiarazione di voto? Non vedo nulla. Vabbè, passiamo in votazione. Allora, per la proposta di delibera del consigliere Dus, favorevoli? 4. Contrari? Sindaco, voti? 11. Astenuti? 0. Allora, la delibera è respinta con favorevoli 4, contrari 11, astenuti 0. Passiamo alla prossima, ultima. Passiamo all'ultima proposta di delibera, mozione dei consiglieri Alessandro De Bastiani, Marco Dus, Giulio De Antoni. Illustra la proposta di delibera il consigliere De Antoni. Quindi abbiamo predisposto e presentato questa mozione con spirito assolutamente costruttivo, con l'intento di promuovere un dibattito e definire un dettagliato piano per superare il grave stato in cui versa l'attuale biblioteca dal punto di vista igienico-sanitario, dell'accessibilità e della sicurezza. Senza alcuno spirito polemico, volevo dire all'assessore Buliana, che però oggi non c'è, dove ci ha risposto in maniera molto risentita sul giornale dicendo che le sembrava una cosa senza senso, ma l'assessore oggi non è presente e glielo dirò quando si presenta. Può essere, come ha rilevato anche all'assessore Uliana, che il problema sia noto da tempo, ma non è stato affrontato nemmeno da questa amministrazione. In questi 2 anni in cui ho avuto l'opportunità di partecipare alle riunioni di consiglio comunale, non ho mai sentito parlare della biblioteca civica della nostra città e delle problematiche legate alla sua collocazione e alla sua sicurezza. Unico riferimento, come abbiamo riportato nella mozione, è quanto previsto nel programma di mandato, che però non ha trovato riscontro nella pratica attuazione. Basti leggere il documento Stato di attuazione dei programmi del documento unico di programmazione 2021-2023, dove, l'ho letto prima, si parla, per quanto riguarda la biblioteca, solo del fatto che è stata igienizzata, è stato fatto un piano per l'igienizzazione della sala riunioni, anti-Covid, diciamo, e è stato prolungato l'orario, ma del problema della sicurezza e dell'accessibilità alla biblioteca non se ne parla assolutamente. Devo prendere atto che fino ad ora questa amministrazione aveva altre priorità. Ecco, allora, se le priorità sono fare il sottopasso, e questo mio pallino lo ripeterò fino a che vivo, se la priorità rispetto alla biblioteca è il sottopasso, se la priorità è, diciamo, fare un progetto di rigenerazione della Valle Pisina o sistemare l'area dell'ex caserma Gotti, se questa è una priorità per una proprietà che non è ancora nostra rispetto al problema della biblioteca, dico che prendo atto, certamente non sono d'accordo. Comunque queste sono le cose che noi abbiamo trovato facendo il sopralluogo, e dal momento io ero stato altre volte, poche volte per la verità, nella biblioteca, ma mai avevo toccato con mano le problematiche impellenti che ci sono all'interno di questa struttura, perché non avevo visitato i sotterranei, eravamo assieme, c'erano anche altri consiglieri, e credo che tutti noi consiglieri
che erano presenti al sopralluogo o che diciamo hanno sentito da quelli che erano presenti com'è lo Stato, dovrebbero sentirsi responsabili rispetto ai cittadini di una mancata scelta. La nostra mozione ha questo obiettivo, non mi ricordo se abbiamo scritto i 90 giorni, ma li togliamo i 90 giorni assolutamente, se questo è un problema, togliamo i 90 giorni, visto che questo può essere un problema, ma sicuramente c'è la necessità da parte di tutti noi, del Consiglio Comunale, non solo dell'amministrazione, di affrontare con determinazione questo problema. La biblioteca, mi permetta, lì non può, così com'è, non può restare. È un problema di sicurezza, di igiene e di rispetto delle minime condizioni igieniche, è un problema di accessibilità. Allora quello che noi vi chiediamo è di affrontare assieme questo problema e trovare un piano, approvare un piano, un programma che possa stabilire tempi, prima di tutto l'ubicazione, tempi e modalità per riuscire a risolvere il problema. È un problema davvero che questo è un problema, una spada di Damocle sulla testa degli amministratori. Quindi lo scopo nostro è questo, insomma, cercare di trovare tutti assieme, con la nostra anche disponibilità a partecipare alle idee, insomma, alle proposte, sentendo anche la gente, perché anche quando abbiamo parlato di queste cose c'è molta aspettativa da parte delle persone su questo tema, tanti hanno delle proposte che magari possono essere considerate, diciamo, impossibili da realizzare, però il problema della biblioteca deve essere affrontato e deve essere risolto in tempi brevi. Nelle carte non trovo nessun programma. Il sindaco sul giornale, purtroppo abbiamo il giornale che ci deve informare e quindi non trovo altre soluzioni che non il giornale. Il sindaco dice che ha delle interlocuzioni, che ha avviato degli approfondimenti, che ha contattato un professionista e va bene, insomma, ci dica che quello ci metta il cuore in pace, ci tolga un po' di responsabilità e ci dica che cosa sta pensando, che cosa volete fare e così potremo finalmente dare una risposta definitiva a queste pressanti problematiche. Grazie consigliere De Antoni per l'illustrazione. Apriamo la discussione. Beh, non vedo nessun sindaco, prego. Ah no, ho visto una prenotazione, De Bastiani. Ma si vuole parlare lei prima? Allora. Assessore Fasan, quello che non ho fatto io nei 5 anni, no? Sì, no, vabbè, ma forse non ha pensato che non ero io la persona più adatta alla quale fare questa osservazione, ma che fosse qualcun altro. Non so se le è venuto in mente. Mi riferisco, ci rifletta. Vabbè, siete che arriva, se no non importa. Allora, questa nostra mozione è stata definita dall'assessore competente completamente senza senso. Ci dispiace, noi riusciamo ad arrivare fino a qua, il nostro senso è questo. Chiederemo in futuro dei consigli più validi. Come sembra che l'assessore non abbia gradito il sopralluogo che i consiglieri hanno fatto alla biblioteca, sostenendo che sono tutte cose che già si sapevano, che non serviva andare a vedere, che
che la situazione è sotto controllo. Io invece ritengo che la visita che abbiamo fatto sia stata utile e ringrazio il sindaco, il presidente e l'assessore che ci hanno accompagnato, perché secondo me la questione della biblioteca è un po' come la fiaba del re nudo, no? Ve la ricordate? Sfilava il re nudo, tutti quanti applaudivano, tutti quanti apprezzavano il suo magnifico vestito, fin quando non è venuto fuori il bambino a dire ma guardate che non ha il vestito, è nudo. E allora là tutti quanti si sono messi a ridere e hanno detto sì, è vero. Qua è successo un po' la stessa cosa, no? Abbiamo questa situazione che è grave, come ha illustrato prima il consigliere De Antoni, è anche imbarazzante perché per esempio quella sala che è molto usata è una sala che usiamo spesso per ospitare ospiti che vengono di fuori e sinceramente vedere una sala con la tappezzeria che cade a brandelli non è una gran bella figura che facciamo. Lasciamo stare il discorso della sicurezza, lei prima parlava di sicurezza, assessore Fasan, lì ci sono importanti problemi di sicurezza, lo sa benissimo. E allora, vabbè, se il re è nudo abbiamo capito che la situazione è grave e va sicuramente affrontata dando delle priorità. E qui ci torniamo fuori su un altro discorso, il discorso delle priorità. Allora, probabilmente tutto questo discorso non sarebbe venuto fuori se non ci fosse stato quell'atto di indirizzo che è stato votato per la richiesta del contributo statale di 5 milioni per la Valle Appisina e per la caserma Gotti. È stato detto e ridetto. E voglio dire, un'amministrazione a mio avviso deve, e lo ha detto anche il sindaco un attimo fa, deve lavorare per priorità. E se la priorità non è la biblioteca, voglio dire, non sarà mica la caserma Gotti la priorità, che probabilmente non è ancora. Sono contento che i nostri interventi la rendano felice, perché vedo sempre che quando proponiamo qualcosa lei sorride e dimostra così felicità, e questo mi conforta. Allora, qui mi fermo e continuerò dopo. Volevo dire che l'abbiamo visto tutti quanti, i consiglieri che sono andati, la biblioteca è trasandata e questa è la cosa forse che fa più male, perché al di là dei problemi di strutturali, di sicurezza, normative che sono cambiate da quando era la più bella biblioteca della provincia di Treviso e adesso non io, ma qualcun altro l'ha definita come una delle peggiori della provincia di Treviso. Non l'ho detto io, durante il sopralluogo qualcuno l'ha definita così e non io, e non noi consiglieri. Io ho sentito bene. È vero, insomma, cioè voglio dire, tra tutte le biblioteche non è uno spettacolo. No, di pure. Va bene, sì. Chiudo per... voglio dire, è trasandata. Cioè, voglio dire, si vede che manca quelle piccole cose, che sono cose che non costano. Per esempio, mettere a posto quella tappezzeria che cade giù a brandelli dalla sala conferenze, non costa niente, perché prendi la scala, vai su la colla. Il fatto che non venga fatto vuol dire che a nessuno interessa che venga fatto, che nessuno gliene frega niente.
Sono salito le scale per andare al piano ultimo dove ci sono i ragazzi. Ci sono dei poster sulle pareti monocromatici, cioè voglio dire, quei poster là sono là da almeno 30 anni e nessuno passandoci davanti magari ha pensato che con 5 euro, no, potevano essere sostituite e dargli magari così un tono un po' più allegro e un po' meno desueto. Veramente fa tristezza. Continuo dopo. Grazie. Consigliere Re. Sì, sulla biblioteca siamo tutti d'accordo che la situazione è quella che è una i soldi per intervenire non c'erano, non ci sono e speriamo di trovarli. Dobbiamo dire anche un'altra cosa però sulla logistica. Allora io non entro nel merito quando a un certo punto era arrivato in questa sala del Consiglio Comunale la famosa polisteca che poi si è persa perché era qualcosa di corposo ma sicuramente anche impegnativo dal punto di vista economico. Però quando è stata quell'operazione, e vi ricordate, si ricordano tutti chi era presente la scorsa legislatura o amministrazione, quando è stato il momento di decidere per vendere o da acquistare il Victoria, dove che con 2.800 euro con un leasing alla francese si poteva portare a casa perché era circa 1 milione di euro o qualcosa così, si poteva fare in maniera logistica la nuova biblioteca. Tant'è vero che mi sono alzato, era allora l'assessore Napoli, e ho detto portala a casa che te la votiamo anche noi, perché effettivamente è un punto centrale, si arrivava alla farmacia, ma solo con l'affitto della farmacia quasi quasi si pagava l'intero leasing. Allora, ci sono state le occasioni, le abbiamo anche perse, secondo me, poi attenzione, chi amministra ha altre, come avete detto un attimo fa, priorità. Penso che anche questa amministrazione ha la volontà e ha a cuore la biblioteca, non è che siamo proprio, sì, magari, insomma, ognuno ha le sue passioni, ma qualche libro lo leggiamo, quindi c'è la sensibilità, c'è la volontà, certo, se arrivassero qualche economia da poter intervenire, la struttura ormai ha i suoi anni, bisognerà trovare anche una soluzione, anche perché non possiamo portare via la biblioteca dal Duomo, perché l'ultima opera pubblica che è stata fatta in quel quartiere è il famoso Museo della Battaglia. Allora bisognerà pensare in maniera intelligente di trovare una soluzione all'interno comunque di quel quartiere. Ci vogliono le energie economiche che in questo momento non ci sono, ma non ci sono neanche bandi all'orizzonte. Però se ci sono siamo pronti e disponibili a farlo, non è che siamo insensibili su questo punto, anzi sappiamo benissimo, anche perché pensiamo che la biblioteca appartiene a tutti, al di là di tutte le classi sociali, partiti politici compresi. Consigliere Dus. Posso dire una cosa fuori microfono? Perché lì il rischio sulla biblioteca è che si debba chiudere, perché il rischio Non si parla, inneschiamo no, fuori microfono, ma può fare l'intervento No, è meglio di no, direi. Scusi? Sì, in questo caso è meglio di no, che non lo faccia l'intervento a microfono aperto. E allora non lo fa neanche fuori il microfono. Allora no. Boh, vado avanti. Sì, allora, non mi soffermerò molto sulle contraddizioni che ha appena palesato il consigliere De Re, perché prima dice che la biblioteca deve stare in Duomo, un minuto prima dice che dovevamo comprare il Victoria per spostarla alla biblioteca. Quale delle due? Deve stare in Duomo o dobbiamo spostarla? No. Adesso bisogna farla. Boh, va bene. No.
No, fuori microfono. Infatti, guardi, io rivendico totalmente l'idea della Puristeca. Era una mia idea, la rivendico assolutamente. Non sono riuscito a realizzarla e di questo mi dispiace, perché vorrei tornare un attimo al punto dell'ordine del giorno, dicendo una questione. La biblioteca, come la vediamo adesso, non ha più senso di esistere. Le biblioteche nel 2021 sono qualcosa di diverso, non sono solo delle sale di consultazione dei libri, quella cosa lì non si fa più, sono qualcosa di diverso, potremo parlarne per 15 giorni di questa cosa qui, però cerco di essere breve, sono qualcosa di diverso, sono qualcosa che ha un valore sicuramente sociale che mi pare venga riconosciuto da tutti, che sia una priorità quantomeno per tutti, però per piacere non nascondiamoci sempre dietro al fatto non ci sono i soldi, perché l'assessore Fasan ci ha appena detto che parteciperà a altri 3, 4 bandi, 10, 20 bandi, darà migliaia di euro in progettazioni, e gli chiediamo semplicemente, magari tra i 100 bandi a cui decide di partecipare, può cortesemente individuarne anche qualcuno che riesca ad essere utile a questa causa, che è quella di rinnovare il concetto di biblioteca tenendola nell'uomo? Questo stiamo chiedendo e lo facciamo attraverso questa mozione. Consigliere Balliana. Grazie. Allora, intanto ho apprezzato l'intervento del consigliere Darè perché, innanzitutto, voglio dire, le valutazioni che ha fatto secondo me sono corrette, nel senso che ora come ora portare via la biblioteca da Ceneda vuol dire togliere un altro importante pezzo a quel quartiere e vuol dire anche snaturarlo nella sua natura. Il quartiere esiste perché esiste tutto un complesso e il quartiere esiste perché c'è anche la biblioteca, no? Quindi sono assolutamente d'accordo con questo. I tempi in cui era stato forse ipotizzato di portarla in centro i tempi continuano ad avanzare, le idee secondo me si trasformano e maturano. Cioè chi rimane con le idee ferme e fisse secondo me non è un uomo o donna intelligente, ma in base agli eventi che ci continuano a circondare, insomma le idee si trasformano secondo me. E, detto questo, ricollegandomi a quanto è stato detto, anch'io sottolineo l'importanza del sopralluogo che è stato effettuato e importanza perché a chi, come per alcuni di noi, conosceva la biblioteca e la frequentava abbastanza spesso, ha fatto sì, ci siamo accorti che ci sono delle criticità ancora un po' più importanti, come quella ad esempio della sezione dell'archivio storico, che è secondo me in un luogo angusto e poco felice per un archivio storico, no? Sappiamo che un altro pezzo di archivio storico è sotto l'asilo nido, alla zona della stazionetta, vero? Giusto? E anche in quel caso, secondo me, sarebbe da ripensare, eventualmente, non nel giro di breve, però di accorpare anche tutto questo archivio storico all'interno, ad esempio, di un sito e dargli una collocazione degna di questo nome, anche perché l'archivio storico di Vittorio, del comune di Vittorio Veneto, mi sembra che sia uno dei più importanti anche della provincia ma anche della regione. Abbiamo manufatti, li abbiamo visti del 1300 e anche altri documenti, anche del ventennio fascista degli anni 20 e degli anni 30, mi sembra che siano documenti molto importanti. Quindi questa è anche un'altra considerazione da fare, che si sposa però con il discorso della biblioteca. Allora io vorrei ricordare che la maggioranza aveva previsto nel proprio programma l'avvio di uno studio di fattibilità per una nuova, più ampia e capiente collocazione della biblioteca civica, già frequentato ogni anno da decine di migliaia di studenti. Quindi è anche nel vostro programma di mandato l'idea, esatto, no? di poter intravedere, di poter pensare un luogo diverso rispetto a quella sede. Poi vorrei molto brevemente rifarmi a quello che ha detto il consigliere Dus, questo nuovo modello di biblioteche, cioè noi non dobbiamo più rifare le biblioteche tradizionali
dove i ragazzi vanno a studiare e si va a prendere in prestito i libri. Sì, c'è anche quella componente là, ma le nuove biblioteche sono delle cosiddette piazze del sapere, sono dei veri e propri mercati quasi. Nelle biblioteche, quelle moderne, quelle attuali, c'è un connubio, un interscambio di attività culturali non indifferenti, addirittura si fa rumore nelle biblioteche, nel senso diventano delle vere piazze di interscambio con tantissime persone che ci vanno e escono. Poi rimangono gli spazi adibiti allo studio e alla questione eventualmente dei libri che stanno un po' andando in secondo piano. Ecco, questo era un po' il senso dell'idea che secondo me dobbiamo un po' maturare tutti quanti. Quindi non solo la questione della sicurezza che è imminente, ma anche quello di provare a ipotizzare una nuova biblioteca. Io sono dell'idea che debba rimanere a Ceneda, trovare una collocazione là e provare a dare gambe a questo progetto. Grazie. Sì. Prego, Sindaco. Direi che finalmente abbiamo un bel argomento da trattare. Al di là che dopo inviterò i miei consiglieri a bocciarla perché in 90 giorni non mi prendo il coso, dico. Ma è questo l'impianto. Comunque è un argomento che è caro a tutti quanti. Come diceva il consigliere Bagliana, ce l'abbiamo anche nel nostro programma di mandato. E in effetti, assieme a tante altre cose, ma in effetti non è che non abbiamo fatto niente fino adesso sulla biblioteca. Magari chiarirò un pochettino, anche perché in queste prime fasi in cui si affrontano i problemi, è un disegno che cresce e poi maturerà. Magari proverò dopo a esprimermi un pochettino meglio su quello che potrebbe essere un percorso. Fa parte delle priorità che ne è tante qua a Vittorio. Anche questa è certamente una priorità. Da sempre tutti noi conoscevamo la situazione di quella graziosa biblioteca messa su un posto fantastico, che non è più al passo coi tempi. Oggi le biblioteche, giustamente come dite anche voi, sono fatte di mediateca, sono fatte di altre funzionalità non tipiche della biblioteca di un tempo. La nostra assolutamente può svolgere altre funzioni. Per esempio, per me sarebbe un sogno che su quella biblioteca rimanesse proprio tutta la parte esclusivamente storica, con sede di tutte le associazioni che curano la storicità, specialmente nostra. Quindi quello sarebbe proprio il massimo, no? Mentre il resto delle funzioni di biblioteca che migrassero in altra situazione. Però bisogna cercare in questi passaggi difficili di non fare confusione. Consigliere De Bastiani, perché mi tira sempre fuori la partecipazione a 2 bandi sul degrado quando stiamo parlando di una biblioteca da rifare? Un bando costruito con quelle finalità non ti va a finanziare una biblioteca da rifare. Bisogna individuare le situazioni in cui è ravvisabile il degrado e sperare che te le finanzino, non perché è una cosa da rifare. È persa in partenza, è meglio neanche le guerre si tentano se si ha una seria speranza di vincerle, se no si fa le manco di fare le guerre. Quindi cerchiamo di non fare confusione. Una biblioteca ha 2 aspetti, un aspetto che è quello della conduzione della biblioteca che hai, un altro aspetto è l'aspetto sostanziale, diciamo così, fisico dell'oggetto biblioteca. Per quel che riguarda la conduzione, mi dispiace che questa sera non ci sia il mio assessore alla cultura, ma già qualcosina è stato fatto in questi 2 anni. Faccio qualche esempio? Ecco, allora, il 2017 la precedente amministrazione cosa ha fatto dell'orario? Lo ha ridotto? Noi l'abbiamo riportato alle condizioni precedenti. Sì, ma con la mia amministrazione a mano libera, con la precedente no. Le cose bisogna dirle.
Le cose bisogna dirle. Poi avete annullato i gruppi di lettura, avete interrotto le rassegne di letture per adulti, avete ridotto il budget per l'acquisto di libri nuovi e aggiornamenti multimediali, oltre a fare un unico pensiero, non provare a rifare la biblioteca nuova, un unico pensiero che è stato quello di scipparlo da Ceneda per portarlo da un'altra parte. Per fortuna che avete fatto poche cose e quindi questa l'abbiamo schivata. Cosa facciamo noi dal punto di vista di conduzione? Abbiamo ripristinato l'orario, abbiamo rifatto la convenzione con tutti i comuni facenti parte del sistema bibliotecario del Vittoriese, che andiamo a firmarlo adesso a settembre. Abbiamo eliminato più di 40 quintali di libri, tirandoli fuori uno a uno, fra rotti, superati e cose. È un lavorone che l'abbiamo fatto noi. Non prima erano là i libri, ok? È stata fatta una convenzione col seminario per poter allocare certi materiali che permettono di liberare il pian terreno in modo tale che mamme e bambini possano avere il loro angolo di biblioteca, funzione che oggi non c'è, ok? Quindi progetti con l'ULSS, ripartiti qui i gruppi di lettura, erano tutte robe che sono state interrotte prima, sai? Siamo ripartiti, non negare l'evidenza. Poi non neghiamo l'evidenza. Comunque, no, quali appunti di Luliana? Sono appunti miei, sono cose che lei forse non sa. Si informi meglio. In aula silenzio. Non solo, non ci siamo limitati a intervenire su quella che è la funzionalità, ma abbiamo messo mano anche al discorso del rinnovamento di una biblioteca, la quale sì, passa per la difficoltà di progettare una biblioteca nuova, che ha un costo. Prima bisogna pensare le soluzioni possibili, poi fare i progetti per partecipare ai bandi, e si ricade sul stesso discorso di prima, no? Dei consiglieri che dice: ma quanto spendete in progetti? Sì, ma se non hai progetti non partecipi ai bandi e quindi non rischi mai di portare a casa delle energie per fare le cose. È un passaggio obbligato. E relativamente alla biblioteca vi dico qual è il punto in cui siamo arrivati ad oggi. Abbiamo un progetto abbastanza definito per una soluzione ai problemi di cui stiamo parlando. Progetto definito intendo come volumi e sito, sedime dove fare questa soluzione. Però nell'elaborarle, questa idea progettuale, chiamiamola così, e non stiamo procedendo con il progetto vero e proprio, per il semplice fatto che abbiamo anche una soluzione B. È un po' più crudina e nel corso del mese di agosto, presumo che sarà sufficiente il mese di agosto, andiamo a verificare se è fattibile. Se fattibile ne avremo due e sceglieremo una delle due su cui sviluppare la progettazione. Se non fattibile andremo avanti col progetto unico, che eventualmente quello sappiamo che sarebbe fattibile come tale. Una volta quel progetto in mano andremo alla questua, e il sistema qua da noi è questo, che si va alla questua delle energie per procedere. Quindi, questo volevo dirvi, in questi 2 anni iniziali di amministrazione non siamo stati fermi neanche sul capitolo biblioteca, per noi è, come lo diciamo tutti, mi sembra coralmente qua dentro, è una priorità. Stiamo procedendo anche con questo capitolo. No, perché? In aula, buoni. Altri interventi?
Intervengo. Consigliere Rosset, prego. Grazie Presidente. Intervengo per sottolineare l'educazione del consigliere che ho qui davanti, perché ha definito Pinocchio il nostro sindaco. Bravo, complimenti per l'educazione. E le ho già spiegato una volta dove si impara l'educazione. Grazie Presidente. Dai, silenzio in aula. Silenzio in aula. Silenzio in aula. Silenzio in aula. Consigliere De Antoni, sì, prego. Scusate. Il problema della biblioteca non può portare a questi discorsi che stiamo facendo. La nostra richiesta era semplicemente quella di individuare una collocazione della biblioteca, benissimo, di affidarsi a dei professionisti per predisporre un progetto, non occorre fare un progetto esecutivo, un progetto di fattibilità, coinvolgere la cittadinanza nella scelta, perché lei ha parlato di 2 scelte, e a questo punto, se vuole anche sentire quello che le proposte dei consiglieri, benissimo, decidiamo, la mozione ha questo scopo, quindi che vogliamo che il Consiglio Comunale prenda atto di questo problema e cerchi di risolverlo nel tempo più breve possibile. Abbiamo messo 90 giorni, chiederò agli altri firmatari di togliere i 90 giorni e di scriverla al più presto, perché capisco che questo problema di fissare una data così precisa può essere un problema, però il problema vero non è i 90 giorni, il problema è di affrontare subito il problema, perché davvero quello che ho detto fuori dai microfoni è una realtà. Ecco, quindi cerchiamo di affrontarlo in questi termini seri, costruttivi, di collaborazione. Quindi dateci una risposta a questo appello, chiamiamolo così, per riuscire a risolvere una volta per tutti questo problema. Il problema è davvero improcrastinabile, questo penso che siate d'accordo tutti, e tutti noi abbiamo la responsabilità di affrontarlo seriamente. Posso togliere i 90 giorni? De Bastiani, posso togliere i 90 giorni? Al più presto. No, scrivo al più presto. Grazie, consigliere. Quindi chiedo scusa, sì. Chiedo di emendare la nostra mozione sostituendo al posto di entro 90 giorni scrivere al più presto. Lo firmo se vuole. Bisogna fare. Deve disporre al più presto anche di processi esistenti. Metto. Allora, leggo l'emendamento. Consigliere Dus. Sì. Deve aver vissuto 5 anni terribili l'assessore Uliana. Sì, risulta di sì, però ci sono dei consiglieri che io ricordo si sono dimessi perché vivevano il disagio di far parte della maggioranza. Evidentemente lei non ha trovato la forza di dimettersi. Come scusa? No, non facciamo botte e risposta, dai. Continui il suo ragionamento. No, il ragionamento che faccio è, se gli venivano continuamente imposte perfino l'orario di chiusura della biblioteca, mi domando allora cosa facesse lì. Cosa fa uno se ti impongono anche l'orario di chiusura della biblioteca? Stai lì a fare la bella statuina? No, domando. Assessore, sindaco, non lo so. Lei sa le cose. Se ce le dica, avanti, le dica, avanti.
No, sì, io ho una visione un po' diversa di quelli che sono stati i 5 anni passati. È ovvio che la mia è viziata, naturalmente. Però, insomma, non mi pare che la biblioteca sia stata né chiusa, né le porte siano state sbarrate, né le attività si siano interrotte. Vivevamo anche in un periodo in cui le economie erano diverse, e erano diverse perché non avevamo aumentato le tasse. Voi avete aumentato le tasse, avete più risorse e potete permettervi anche di fare diverse scelte. E anche questa è la verità, che dobbiamo ricordarcela ogni tanto. Comunque, ritorno un po' sul merito. La biblioteca è una priorità per tutti, benissimo, però purtroppo succede spesso, e negli ultimi 20 anni è così, che è una priorità che però viene rimandata. Mi sa che anche questa volta sarà così. Sono passati 2 anni e mezzo, adesso vedremo nei prossimi 2 anni e mezzo se si troveranno dei bandi, dei fondi, eccetera. Però, ripeto, è una priorità che slitta sempre e dispiace. Grazie, consigliere Dus. Consigliere Balliana. Sì, allora, intanto io penso che il consigliere De Bastiani si sia arrabbiato perché no, faccio una valutazione, non sto difendendo nessuno, non mi interessa, a me non ho problemi. No, si sia arrabbiato perché posta una questione da un punto di vista strutturale, posta una questione politica, amministrativa, ci rispondete con altre questioni. Cioè la questione della gestione vera e propria della biblioteca, il prestito libri, il servizio, queste cose qua, nessuno l'ha contestato, non l'ha mai contestato nessuno qua dentro. Cioè almeno noi, anzi tanto di cappello a chi sta lavorando, a chi sta operando, ai bibliotecari, a tutti quelli che si stanno organizzando attorno alla biblioteca. E quindi dà fastidio che ad alcune osservazioni, ad alcuni avanzamenti di proposta ci si risponda con un altro argomento che non ha niente a che vedere col discorso della biblioteca, della struttura della biblioteca, no? Il servizio è un'altra cosa, quindi evidentemente uno si sente anche un po' preso in giro, tra virgolette, no? Perché stiamo parlando di un'altra cosa, ecco. Sul discorso poi dell'assessore non intervengo perché vabbè, non voglio dire nulla, ma lasciamo stare. Cioè, ha detto lei sindaco stasera, ha fatto delle affermazioni anche lei abbastanza pesanti, che penso chi ha poi il coraggio di dirle le cose fino in fondo emergeranno anche, perché dichiarazioni del tipo era imbavagliata nei 5 anni precedenti, sono dichiarazioni molto molto forti da denuncia politica, e quindi queste qua dovranno emergere. Penso che l'assessore abbia anche la volontà di farle emergere, lo dirà pubblicamente e poi risponderà lei nei confronti dei cittadini che l'hanno votata, e l'hanno votata in un gruppo di politico totalmente diverso a quello in cui milita attualmente, e con un programma anche elettorale completamente diverso, quindi risponderà lei rispetto ai suoi elettori. Detto questo, vorrei tornare nel merito della questione per quanto riguarda appunto la volontà di fare qualcosa. Allora, lei sindaco nel suo discorso ha fatto intrappellare il discorso che ci sarebbero 2 alternative, 2 progetti, però anche qua da 1 o barra forse 2. Ecco, però anche qua io magari non stasera, per l'amor del cielo, non voglio che venga fuori, però magari di essere un po' più preciso rispetto a questo, perché non vorrei che questi progetti diventassero un famoso, in dialetto, il tacon, no? Cioè nel senso, o stiamo parlando di un nuovo spazio, di una nuova idea della biblioteca come abbiamo pensato prima, perché se eventualmente il progetto fosse minimale e riduttivo, ecco che io avrei qualcosa da ridire, ecco. Quindi magari nel giro di breve tempo, se lei gentilmente avesse anche la cortesia di illustrarci eventualmente il progetto. Poi altra cosa, chiudo con questa, dicendo che la biblioteca ha una marcia in più, e è quella del suo parco, no? Quindi mi immagino che in Italia sono pochissime le biblioteche che attorno hanno questo magnifico parco, che potrebbe essere in sinergia con la biblioteca stessa e essere funzionale rispetto alla biblioteca. Grazie.
Grazie, consigliere Valiana. Consigliere De Bastiani, prego. Allora, intanto mi scuso con il sindaco se ho forzato un po', però il discorso è questo. Sindaco, lei non può dirmi abbiamo sottoscritto l'accordo del sistema del bibliotecario, no? Sì, vabbè, ma sì, no, te credo, ma voglio dire, ma che cos'è sta roba qua in confronto al fatto che la biblioteca è inaccessibile ai disabili? Ma voglio dire, sì, vabbè, però dopo ha fatto una serie di elenchi di cosucce che sono state fatte, per carità, ma le hanno sempre fatte. Voglio dire, la biblioteca esiste da 45 anni, è da 45 anni che si fanno queste cose, gli accordi, si cambiano gli orari, quella sono tutte è normale amministrazione. Ma è diversa da prima, lei sta continuando ad accusare l'assessore Uliana di non aver fatto il suo lavoro nei 5 anni precedenti e vabbè, in parte la condivido, insomma, perché effettivamente non è che abbia marcato una grande presenza in quella struttura l'assessore. E quindi su questa cosa qua siamo d'accordo. No, volevo però sottolineare una cosa. Quando parlavo di priorità, no? E lei mi dice perché il degrado non è nella biblioteca, ma io vorrei spiegare, cioè il ragionamento è molto più semplice. Quando noi diciamo che la richiesta di quegli investimenti per la Gotti non era una priorità, lo diciamo rispetto al Papadopoli. La priorità era il complesso Papadopoli e il complesso Papadopoli è la naturale destinazione della biblioteca nella concezione media dei vittoriesi. Dopo magari ci sarà qualcuno più illuminato che avrà delle soluzioni più geniali, ma insomma, e su quel bando là, io l'ho letto, sicuramente aveva più probabilità la Villa Papadopoli di accedere al finanziamento che non la Gotti. Su questo siamo sicuri. Tanto è vero, dopo vedremo cosa arriverà, vedremo i risultati. Il progetto segreto, ma allora ogni volta che noi arriviamo qua con una proposta, no? Guarda caso però hanno altri che avevano già pensato, altri avevamo già fatto, ma allora non serve neanche che veniamo, cioè facciamo meno di venire in consiglio comunale, facciamo meno di portare le nostre proposte, perché tanto se facciamo una proposta voi ci avevate già pensato prima, però lo dite sempre dopo. Guarda che roba strana, cioè voi ci avete pensato prima ma ce lo dite dopo, purtroppo è così. E sulle storie, e a proposito delle storie, lei saprà tante storie, anch'io ne so altrettante, e quindi voglio concludere con questo. La biblioteca, come hanno detto qualcuno dei consiglieri che mi hanno preceduto e forse anche il sindaco, trova la sua collocazione ideale a Ceneda, perché è un bel posto, un posto invidiabile, ma soprattutto perché è in rete con una serie di altre strutture, lo sappiamo benissimo, lo sapete anche voi. C'è l'altra biblioteca, la biblioteca del seminario, che è una delle più importanti fornite della provincia della provincia di Treviso, addirittura la biblioteca del seminario di Vittorio è più importante della biblioteca del seminario di Treviso per certi aspetti. Ci sono 3 musei, Battaglia, il museo dell'arte sacra e il museo della natura De Nardi, e quello è il capitolo, esatto. Ci sono due più quella della biblioteca, sale per convegni, insomma, le sappiamo, 2-3, se mettiamo anche quella delle Giuseppine. Quindi voglio dire, la destinazione è
è naturalmente da sviluppare in quel luogo là. E allora io spero e mi auguro che il suo progetto segreto vada in questa direzione e non riesco, stento a immaginarmene delle altre. Grazie. Grazie. Consigliere Pagotto. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Come già ribadito il Sindaco, stiamo già pensando al problema della biblioteca, stiamo valutando vari progetti e visto che vi sta sempre tanto a cuore la biblioteca, lo spazio, 2 metri liberi, c'è anche il problema di accedere per i disabili. Non penso che ci volesse un PEBA del 2019 per riuscire a mettere delle rampe o montacarichi per i disabili. L'amministrazione precedente poteva farlo tranquillamente, visto che sempre a cuore la... Bon. Con noi, bon. Faccio per dire che se leggete E24 Biblioteca Civica Piazza Giovanni Paolo I Ceneda, c'è scritto benissimo quali sono gli interventi che sono da fare. Ingresso non accessibile causa scalino di 13 cm, bisogna realizzare un scivolo di 13 cm. Servizio igienico non a norma, intervento di adeguamento. Collegamenti verticali, non a norma, installazione di montacarichi del vano scala. Fruibilità interna, ingresso alla scala riunioni non accessibile causa gradino di 5 cm. Allora, se voi guardate gli interventi, non sono interventi da chiedere un mutuo comunque, perché con una spesa totale, va bene, del 2019, sono 19.970 euro. Sì, no, penso che sia una roba stratosferica. Se noi a un certo momento siamo fermi per la realizzazione di un qualcosa, stiamo valutando. E non è vero che questa amministrazione non sta facendo niente, anzi, in 2 anni abbiamo fatto cose che voi, penso, non so se le avete fatte in 5 anni, minimamente non penso, e sono sicuro anche se è il mio primo mandato da consigliere, ve lo assicuro io. Grazie. Grazie. Silenzio in aula. Consigliere Gomero. Silenzio per cortesia. Buonasera. Silenzio. Buonasera, voglio ricordare... Silenzio. Tu di che parla? Silenzio, per cortesia, silenzio. Consigliere De Bastiani, silenzio. Voglio ricordare al consigliere De Bastiani che noi di maggioranza non abbiamo mai ricordato al nostro sindaco, come ha fatto un vostro consigliere che poi si è dimesso, che testuali parole ha detto: le ricordo che Botteon in questa aula ha definito il suo sindaco dimolitore di entusiasmi. Noi non siamo demolitori di entusiasmo, noi crediamo nel nostro sindaco, siamo arrivati fino adesso, andremo avanti i prossimi 3 anni, potete fare quel che volete, un po' alla volta arriveremo anche in biblioteca, perché poi ricordo che le promesse elettorali le avevate fatte anche voi e non le avete esaudite ai cittadini di Vittorio Veneto adesso che raccogliete firme. Ne potete raccogliere finché volete firme, se non arrivano soldi o non si ha entusiasmo col proprio sindaco, non si fa niente. Voi siete dei demolitori di entusiasmi, perché l'avete dimostrato la volta scorsa che non siete stati capaci, se no la città, bravi come siete, vi dimostrate adesso nei nostri confronti, bravi come siete, sareste stati rieletti, come è successo nei passati. Se questo sindaco sbaglia, la prossima volta tornate su voi, sperando di non trovare persone che dicano che siamo demolitori di entusiasmi. Noi non lo faremo mai al nostro sindaco. Grazie. No, non mi interessa Uliana, a me non sono parente di Uliana. Grazie, consigliere Gomero. Se non ci sono altri interventi, c'è l'emendamento da votare. Allora, l'emendamento proposto dal consigliere De Antoni sostanzialmente elimina entro 90 giorni e si sostituisce entro 90 giorni con l'addizione al più presto. Quindi di impegnare la Giunta a predisporre al più presto, anche avvalendosi di professionisti esterni, uno studio di fattibilità che stabilisca collocazione, tempi, modalità
di intervento risorse necessarie per realizzare una adeguata, moderna e soprattutto sicura sede per la biblioteca della nostra città. Allora, votiamo l'emendamento. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 0. Allora, l'emendamento è respinto con favorevoli 4, contrari 11 e astenuti 0. Dichiarazione di voto, altrimenti passiamo alla votazione. Nessuna dichiarazione di voto. Allora, alla proposta di delibera, favorevoli? Dai, tanto adesso finiamo. Dai. Le scatole qua dentro, Silenzio, silenzio. No, silenzio. Silenzio in aula, altrimenti sospendo la seduta finché non ci calmiamo, perché è veramente spiacevole questa serata. Questa ultima mozione. Avanti. Allora, prego, consigliere Balliana, dichiarazione di voto. No, la dichiarazione di voto la faccio in questi termini. Cioè, a me spiace ancora una volta vedere che in aula si ripetono le situazioni di scaricare colpe sulle amministrazioni precedenti, sia fosse stata l'amministrazione Tonon, sull'amministrazione D'Arè o quelle precedenti. Allora, ci eravamo promessi di cercare di ipotizzare un lavoro diverso in questi anni. Okay? Io vorrei fare un appello rispetto a questo, a parte che non ero presente nelle precedenti amministrazioni, però vorrei evitare che nel futuro si continuasse a scaricare colpe, a dire perché non hai fatto tu, perché lo chiedete adesso. Io conosco un detto popolare che dicono: le montagne stanno ferme e gli uomini camminano, va bene? E lo dicono quotidianamente i nostri. Quindi cosa vuol dire? Che le cose avanzano, ok? Le idee cambiano e tutti si cerca di andare verso una realizzazione del meglio per la nostra città. Grazie. Grazie, consigliere Balliana. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere De Antoni, prego. Io sollecito un voto favorevole da parte dei consiglieri, faccio presente che il contenuto del dispositivo della mozione è copiato dal programma di mandato di questa amministrazione, quindi votare contro questa mozione vuol dire votare contro il proprio documento unico, il proprio di mandato. Questo è il fatto. Comunque prendete atto di questo e quindi chiaramente il mio voto è favorevole. Grazie, consigliere De Antoni. Bene. Passiamo in votazione per la mozione. Consigliere Rosset, prego. Allora, consigliere Antoni, il nostro mandato non finisce domani mattina, quindi è inutile che ci dica queste cose. Lei può dire queste cose alla fine del mandato. Noi le sappiamo le nostre cose e per tutte le cose che sono successe qua questa sera noi votiamo contro. Grazie. Grazie, consigliere Rosset. Altre dichiarazioni? Allora, per la proposta di delibera discussa, favorevoli? 4. Contrari? 10. Astenuti? 1. La proposta di delibera è respinta con favorevoli 4, contrari 10, astenuti 1. Grazie. Buonanotte.